Buon pomeriggio a tutti e mi fa davvero piacere portare i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche a questo convegno che per noi rappresenta il frutto di un'iniziativa che è un po' un fiore all'occhiello, che è il corso CLIP, che è un corso che direi in maniera esemplare riunisce attraverso una rete vari atenei, ma riunisce anche, questo nella prospettiva per noi molto importante della terza missione, moltissimi stakeholders con cui il nostro Dipartimento usualmente lavora e si relaziona e dicevo è frutto di un lavoro molto intenso che il gruppo delle studiose di diritto del lavoro nel nostro Dipartimento ormai porta avanti da moltissimi anni e che ci qualifica in questo senso decisamente non solo a livello locale ma anche sul piano nazionale. È poi un'iniziativa importante perché è ricollegata anche ad un PRIN di cui la professoressa Brollo è Principal Investigator, quindi è un'iniziativa significativa anche sul versante della nostra attività di ricerca. Io non voglio sottrarre tempo perché immagino che questi piccoli inconvenienti tecnici abbiano già diciamo creato un po' di disagio sulla tabella di marcia, per cui ringrazio innanzitutto le colleghe per aver organizzato questa iniziativa, ringrazio naturalmente i relatori che la animeranno, coloro che hanno risposto alla call e che presenteranno i loro lavori e auguro a tutti un buon pomeriggio. Allora ci siamo, grazie davvero alla nostra direttrice, la professoressa Elena D'Orlando, per aver introdotto questi lavori che iniziano con un po' di ritardo, ma iniziano. E iniziano con i nostri saluti importanti da parte di chi ci ha accompagnato in tutto questo percorso. E chiamo la dottoressa Anna Maria Pecile, che è la vice direttrice delle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché anche una corsista CLIP ormai storica. Grazie dottoressa. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito e porto i saluti della direzione centrale autonomia locale e funzione pubblica e della regione tutta e soprattutto voglio portare i ringraziamenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche e alla professoressa Zilli che ci ha coinvolti in questa iniziativa che per noi ha rappresentato veramente un momento molto importante di crescita professionale, cioè formativo e di crescita professionale. Il servizio che io dirigo si occupa proprio di funzione pubblica, quindi noi facciamo contratti di primo livello, facciamo monitoraggio di contrattazione di secondo livello, facciamo norme in materia di personale, facciamo consulenza giuridica. Quindi insomma è la nostra materia e per noi entrare in questo mondo di studio, di approfondimento di queste tematiche a livello così alto ma anche così concreto, questa è la cosa che io ho apprezzato molto di questa modalità formativa, è stato veramente per noi rappresentato un grande valore aggiunto. Ecco, non voglio dilungarvi neanche io perché so che siamo con tempi stretti, però veramente voglio ringraziare sentitamente e dire che insomma, ci saremo anche nelle prossime edizioni. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie e senza indugio andiamo avanti con i nostri saluti. La mia presidente, l'avvocata Raffaella Sartori, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine. Buon pomeriggio a tutti. Io accolgo sempre con gran piacere e con gran onore l'invito della professoressa Zilli a portare i saluti del mio ordine a questo convegno, perché l'evento finale di questo seminario è veramente un fiore all'occhiello. Il seminario che viene organizzato ormai annualmente, devo dire, è un grande orgoglio, lo dice prima la professoressa, lo dicevo alla dottoressa Orlando, è un grande orgoglio per la nostra regione, in quanto permette
agli avvocati e non solo una competenza, una formazione specifica in determinate materie. Per come poi viene strutturato tutto l'intero seminario, per i relatori a cui partecipano, per la capacità di confronto, è veramente ogni anno un motivo di accrescimento e sappiamo quanto importante sia in questo momento storico la specializzazione su determinate tematiche. L'argomento poi è decisamente interessante, io non mi voglio trattenere, però non posso chiudere gli occhi come Presidente dell'Ordine degli Avvocati, perché c'è stata una forte migrazione da parte di molti professionisti verso l'amministrazione pubblica, e quindi il trattamento salariale, considerato che attualmente, in base all'ultimo rapporto Censis, la media del reddito annuale di un avvocato è di circa 44.000 euro, per le donne è dimezzata. Questo spiega perché poi c'è stata una forte migrazione della professione verso la pubblica amministrazione, ma queste sono altre questioni che però non potevo non dire. Grazie ancora, buon lavoro e continuiamo così. Grazie Presidente. E ora direi a volte ritornano, perché porta i saluti per l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Udine e l'Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Udine, la consigliera dottoressa Elna Geller, laureata in diritto del lavoro, che periodicamente ci riporta a momenti molto belli. Grazie mille, buongiorno a tutti. Dicevo prima, è sempre emozionante ritornare in università e ritornare ancora di più, magari in altre vesti. Io vi ringrazio tantissimo per il coinvolgimento costante. Porto chiaramente i saluti di tutto il Consiglio provinciale e del Presidente Roberto Re, che purtroppo era molto dispiaciuto di non essere qui con noi. Apprezziamo tantissimo tutto il lavoro che state svolgendo, avete svolto e che oggi giunge per quest'anno a conclusione. Il tema di oggi è sicuramente un tema molto interessante anche per noi come categoria, che chiaramente ci troviamo quotidianamente a dover indirizzare e supportare i nostri clienti sia del settore pubblico che del settore privato, chiaramente nella scelta di quelle che sono le strategie, le politiche economiche e retributive, chiaramente sempre nell'ambito di quelli che sono i limiti e le opportunità delle normative dei due specifici contesti appunto del mondo pubblico e del mondo privato. Grazie ancora e mi fa molto piacere di essere qui di nuovo con voi oggi. Anche alla dottoressa Geller, e ora una nuova amica, un rapporto che andiamo a costruire con grande piacere, e con un affettuoso saluto alla dottoressa Ricciardi, che ha retto l'ANCREL, Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, per molti anni. Accogliamo con grandissimo piacere la nuova presidente, la dottoressa Silvia Contardo. Grazie. Grazie, io vi ringrazio molto per l'invito. Ho messo giù due righe proprio perché non volevo così essere un presidente non all'altezza della dottoressa Ricciardi, che mi ha anticipato in questa carica per ben 22 anni, a cui diciamo abbiamo un grande rispetto e un grande affetto. Allora mi permetto solo di leggervi veramente due righe. Buongiorno a tutti. Ringrazio la professoressa Zilli e i suoi colleghi per l'invito a questa giornata. Portare saluto e rappresentanza dell'ANCRE e del Friuli Venezia Giulia in questo contesto di alta formazione è sicuramente un grande riconoscimento all'attività che quotidianamente i revisori fanno nell'ambito degli enti, e che il testo unico sull'ordinamento degli enti locali individua al primo punto come attività di collaborazione con l'organo consiliare, lasciando ai punti successivi l'elencazione di attività specifiche. L'attività dell'organo di controllo parte quindi da un concetto fondamentale che è la collaborazione che deve essere presente fra tutti gli attori della pubblica amministrazione, in stretta connessione con la consapevolezza dei ruoli, delle responsabilità e delle professionalità necessarie per dare il giusto servizio a chi si affida al sistema pubblico proprio per quello che lo stesso rappresenta. Grazie ancora quindi per questa opportunità di crescita e buona giornata a tutti.
Grazie dottoressa Contardo, e devo dire che questi saluti al femminile sono stati brevi, significativi e ci hanno permesso di recuperare quanto avevamo perso, quindi ringrazio le nostre rappresentanti. E ora finalmente apriamo i lavori nella parte scientifica di questo denso pomeriggio che ci aspetta. Ricordo a tutte e a tutti che cos'è CLIP, le conversazioni di lavoro e impiego pubblico, che da ormai 3 anni, questa è la nostra terza annualità, hanno cercato di riportare e riportare all'attenzione della comunità scientifica, dei giuslavoristi, degli amministrativisti, ma abbiamo capito sempre più ampia, il tema e i temi della pubblica amministrazione. Il primo anno ci siamo occupati di reclutamento, il secondo di professionalità, quest'anno di trattamento economico. Dico C perché CLIP è plurale, le conversazioni nascono plurali e vivono plurali, e sono accompagnata come meglio non potrei in questo momento. La professoressa Brollo, a cui cederò fra poco la parola, maestra, amica e in questo momento anche PI del nostro PRIN Inspire sulla partecipazione, e il professor Boscati, che mi ha permesso di partecipare, e torniamo alla partecipazione, a questo percorso così interessante, così stimolante. Metto giù 2 numeri solo perché la forza dei numeri si impone spesso. Solo in questa annualità, quindi nei 9 seminari online e questo nella doppia formula, abbiamo avuto 40 relatori e relatrici di 22 atenei, con il coinvolgimento di magistrati di tribunali, corti d'appello, Cassazione, corti dei conti. Abbiamo avuto l'ARAN, abbiamo avuto la SNA, abbiamo avuto la funzione pubblica. Direi che questo anno, ancor più degli altri, è stato un anno di grandi e intense collaborazioni. Collaborazioni che ci hanno portato ad avere qui molti amici, molti giovani studiosi e studiose che affrontano questa materia interessante e sfidante con, devo dire, grande competenza. Allora, cederei la parola alla professoressa Brollo, poi abbiamo il professor Boscati e iniziamo i nostri lavori. Professoressa Brollo, grazie. Grazie, ed è un grande piacere, una soddisfazione introdurre i lavori di questo convegno conclusivo del percorso del terzo ciclo di seminari di CLIP. Un ciclo dedicato, l'abbiamo già sentito, al trattamento economico nelle pubbliche amministrazioni. Come introdurre questo tema? Ma io pensavo a poche battute, ragionando però tra tradizione e innovazione. Partendo da dove? Ma anche come ha fatto la professoressa Zilli, anch'io parto dai numeri. Perché i dati sono sempre significativi. E quali dati guardo? Ma dei dati freschi di stampa. Guardo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, il famoso conto annuale del personale pubblico, che ci dice delle cose molto interessanti anche sull'andamento delle retribuzioni in un decennio particolare, dal 2012 al 2022, cioè quel decennio che ha visto dapprima un'inflazione piatta e poi una brusca impennata dell'inflazione, e quindi con conseguenze importanti sul trattamento economico. Allora, che cosa dicono questi dati? Brevemente, in modo molto sintetico, ma a mio parere innanzitutto confermano la specialità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche dal punto di vista del trattamento economico, la specialità del diritto del lavoro pubblico, anche tenendo conto della diversa rilevanza del costo del lavoro. Non solo, ma questa è una specialità multipla, perché i dati ci dicono anche un'altra cosa, ci dicono che c'è una grande diversità anche nel trattamento economico. Quindi non esiste un'unica pubblica amministrazione, ma già l'abbiamo capito, c'è una diversità di pubbliche amministrazioni. E quindi, per quanto riguarda il trattamento economico, sono diversi i livelli medi delle buste paga, è diverso il ritmo e l'intensità dell'erogazione del trattamento economico.
In che cosa è diverso? Ma qui troviamo una regola purtroppo tradizionale, nel senso che nella galassia delle pubbliche amministrazioni non c'è dubbio che il trattamento economico dei dipendenti degli uffici pubblici migliora notevolmente se si è vicini al centro del sistema solare pubblico. Non c'è dubbio, la vicinanza aumenta il trattamento economico. Quindi non è una sorpresa se troviamo che nei ministeri il trattamento economico è più elevato, non solo, ma aumenta ancora di più in quelle realtà piccole, in quelle realtà con caratteristiche particolari. E quindi avete già capito che sto parlando di Palazzo Chigi, che sto parlando delle 8 authority. Non c'è dubbio, lì nel decennio in questione ci sono stati dei significativi aumenti nei trattamenti economici dei dipendenti. Viceversa c'è anche il lato oscuro, quelli che sono più lontani vedono delle condizioni economiche meno vantaggiose. Più ci si allontana dal centro, più il trattamento economico tende ad essere influenzato dagli aspetti negativi dell'inflazione, quindi a vedere un calo in termini reali di potere d'acquisto. Quindi anche qua non è una sorpresa se regioni e enti locali trovano un peggioramento nelle condizioni, ma soprattutto quello che mi ha colpito in modo negativo è che subiscono un depauperamento anche i cosiddetti lavoratori essenziali, quelli che vengono accompagnati con delle retoriche varie, ad esempio i nostri eroi, quindi la sanità troviamo che peggiora il trattamento economico. Altri eroi in un paese che vuole impostare una nuova società sulla conoscenza. Ecco, andiamo a vedere gli stipendi delle scuole, delle università e anche qui un crollo. Faccio un appello sindacale, denuncio che le retribuzioni dei professori universitari negli ultimi 10 anni sono diminuite quasi del 15%. Siamo stati tra i lavoratori del pubblico impiego che abbiamo perso di più. Niente di nuovo purtroppo, solo che ci sono alcune innovazioni, perché dai, diminuisci le retribuzioni, quindi mettici la stagnazione salariale, mettici la progressiva perdita per effetto dell'inflazione, troviamo anche l'emersione di altri fenomeni che sono un po' più recenti, nuovi. Troviamo ad esempio che il pubblico impiego perde di attrattività. Abbiamo visto i casi delle rinunce dei candidati vincitori di concorso. Ne abbiamo già parlato nel clip 1, nel clip sul reclutamento c'è già anche un volume su questo tema. Non solo, ma peggio ancora, troviamo anche nel pubblico impiego il rischio della povertà nel lavoro, dei lavori poveri. Dico anche nel pubblico impiego perché in realtà è sì meno diffusa, perché nel pubblico impiego, lo sappiamo, c'è una maggior garanzia, una stabilità del posto fisso, ma anche qui, siccome la povertà nel lavoro è una dimensione complessa, la ritroviamo anche qui e troviamo questo tragico ossimoro per cui si è poveri anche se si lavora. Ecco, anche di questo però abbiamo già parlato. Abbiamo parlato in un PRIN che abbiamo appena chiuso, del PRIN sui Working Poor Needs, un PRIN del 2017, abbiamo fatto anche su questo un volume già pubblicato e ne hanno parlato in modo particolare i colleghi Mainardi, che ha parlato sul ruolo della contrattazione collettiva, e Zilli, che ha parlato proprio dello scandalo della sanità. Quindi abbiamo tradizione con delle innovazioni di cui abbiamo già parlato. Oggi invece parliamo di cose nuove. In questo percorso, quest'anno, abbiamo parlato di cose nuove. Stiamo parlando delle regole e delle responsabilità nell'erogazione del trattamento economico nel pubblico impiego. E ne parliamo tenendo presente un altro dato che mi pare importante. Questo proviene dal Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia segnala che tra i temi caldi che registrano un aumento consistente nel contenzioso ci sono anche le remunerazioni del pubblico impiego, in particolare nell'ambito scolastico. Quindi è un tema caldo che noi abbiamo affrontato intrecciando 3 parole chiave: partecipazione, autonomia e consapevolezza.
Ecco, lo abbiamo fatto soprattutto, come avete già capito, scommettendo sulla partecipazione, ed è proprio su questo tema che abbiamo anche in corso un PRIN 2020 Inspire, di cui ha già parlato la nostra direttrice, che vuole mappare le strategie di inclusione attraverso la partecipazione nel lavoro per il benessere organizzativo. È un PRIN che vede coinvolte 5 atenei, tra l'altro 2 che partecipano anche CLIP, in particolare l'unità milanese coordinata dal professor Boscati, che si occuperà proprio di questi temi, quindi un filo rosso c'è con questa unità. Poi c'è anche l'unità bolognese coordinata dal professor Menegatti, poi c'è quella pisana dal professor Aldi, di Urbino dal professor Pascucci e l'udinese coordinata da me. Ecco, allora, se queste sono le cose di cui abbiamo parlato e oggi chiuderemo il discorso, io chiudo questa mia introduzione con 2 ultimi piccolissimi rilievi. Innanzitutto una soddisfazione. La soddisfazione di vedere che finalmente, anche in modo ufficiale e formale, il lavoro nelle pubbliche amministrazioni è incluso nella declaratoria dei nuovi GDS, dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari del diritto del lavoro, cioè 9 caselle di riferimento per la nostra materia. Ecco, il diritto del lavoro in queste caselle ha anche il lavoro nelle pubbliche amministrazioni. E la cosa è molto importante perché è un riconoscimento ufficiale fondamentale. Non solo, ma accanto alla soddisfazione c'è anche la consapevolezza che i temi di cui stiamo trattando riguardano lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. E se vogliamo uno sviluppo sostenibile del nostro Paese, non c'è dubbio che dobbiamo operare per attivare un cambiamento anche culturale delle pubbliche amministrazioni. E come si fa il cambiamento culturale? Con la formazione. Se così è, non c'è dubbio che CLIP è un tassello prezioso di questo percorso. E quindi lascio la parola agli interventi che seguiranno e vi auguro buon divertimento. Grazie alla professoressa Brollo e alla sua generosa partecipazione anche a questo evento. E la parola al partner in crime, il professor Boscati. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Dirò due parole perché dopo insomma, dovrò dirne altre 3 e quindi evitiamo subito tutte. No, una sfida iniziata 3 anni fa, non sapevamo come sarebbe andata a finire e sta andando molto bene, tutt'altro dal finire. I dati li ha già riportati la collega Zilli e quindi non li so riportare. La cosa importante è l'apertura dell'iniziativa iniziata sulle idee di Udine e di Milano a tanti atenei italiani, ma soprattutto a tanti giovani. Questo è l'altro aspetto importante. Quest'anno infatti abbiamo voluto ampliare questa call a giovani studiosi. Perché? Perché insomma credo che sia un aspetto, come dire, fondamentale. Tutti i paper che hanno presentato sono di altissimo livello, poi nella vita bisogna fare delle scelte e nelle scelte qualcuno viene prima e qualcun altro viene dopo, ma non sono scelte, come dire, per escludere qualcuno o per includere qualcun altro, sono semplicemente valutazioni che vengono fatte. Già la professoressa Brollo ha detto tante cose, ma così per dare spunto all'inizio, titolo: regole e responsabilità. Beh, tante regole, molte responsabilità, pochi soldi e poca autonomia. E quindi voglio dire, voi capite che questo in qualche misura pone in crisi tutto quello che è un concetto relativo a tutte le questioni relative a politiche incentivanti di altro tipo. Questo è il dato. Dopodiché veniva richiamato il tema salariale. Beh, l'inflazione non è stata recuperata, anche perché noi, forse meno di altri, ma quando noi abbiamo non noi, cioè l'ARAN, il rinnovo contrattuale funzioni locali 22-24 un mese fa,
non chiusi tutti i 19-21 dei contratti, voi capite che il recupero per quei comparti è difficile e noi venendo avali di questi è ancora più difficile. Questo è un dato fondamentale. L'altro dato strabiliante, lo voglio dire dopo, lo dico subito, è questo limite dei 240.000 euro all'anno a carico di finanze pubbliche, che è una roba, voglio dire, che grida vendetta perché guardando sempre i dati, e noi andiamo nei ministeri, cosa vediamo? Che i dirigenti di prima fascia, nei posizioni economici, sono a testa dai 225.000 ai 230.000. Quindi questo vuol dire che sono tutti 240, perché c'è qualcuno che prende 190-200. E quindi questo dato è un altro dato che sicuramente dovrebbe andare rivisto, con un sistema, e non dico certamente cose nuove, in cui per risolvere il problema salariale si inventa per il comparto quelle che sono soluzioni di tipo organizzativo, cioè la fantomatica nuova area delle elevate qualificazioni. L'università l'abbiamo da tanti anni, però voglio dire, negli altri comparti che così locali hanno una loro specificità. Questa area, dove in moltissimi casi, insomma, in Friuli per sanità, l'altro giorno ho imparato che è stuffato qualche cosa, ma voglio dire, è un'ipotesi più che rara, per risolvere un problema economico con una scelta organizzativa, l'esatto contrario di quello che si sarebbe dovuto fare. E quindi semplicemente per dire che questo tema del apprendimento economico deve essere in qualche misura riparametrato anche in relazione non tanto e non solo a quella che è una politica contrattuale nazionale, ma a quella che è una politica contrattuale a livello aziendale, a livello di singole strutture, di singoli enti, dove secondo me la cosa da cercare di approfondire è evidenziare quelli che sono spazi per incrementare le risorse disponibili per il personale a livello integrativo. Gli spazi ci sono e ci vuole la volontà politica e come sempre anche in questo caso l'idea è caldeggiata ma la messa a terra no, perché questo cosa ti comporta? Ti comporta delle differenziazioni e in questo paese le differenziazioni, anche se sono virtuose, non vanno bene, tanto più se sono del pubblico e quindi questo vuol dire qualche problemino, come dire, lo pone. Detto questo, guarda anche troppo, rilascio tanto dopo mi risentirete, no? E ripasso la parola alla professoressa Zilli, grazie. Grazie. Allora, ringrazio per questo giro introduttivo ampio. Allora, regole e responsabilità nell'erogazione dei trattamenti pubblici. Il nostro primo ospite da remoto è il professor Alessandro Garilli, emerito di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Palermo, presidente uscente della nostra associazione. È ancora in carica. Presidente uscente, non potrà essere rieletto. Non è uscito. Uscente, ho detto. Professor Garilli, mi difenda Sì. lei dal siparietto col professor Boscati. La mando in condivisione e la ascoltiamo con grande piacere. Grazie Anna. Ringrazio gli organizzatori che molto affettuosamente mi hanno invitato e dico subito qual è diciamo il contenuto, le linee principali della mia relazione che cercherò di contenere. Io dunque dicevo parlerò delle fonti, quindi con riguardo al rapporto fra la legge e la contrattazione collettiva e i rapporti fra il contratto collettivo nazionale, il comparto e i contratti integrativi. Mi soffermerò anche sulla responsabilità, ma soltanto sotto un profilo che è quello della responsabilità per la stipulazione del contratto integrativo e per l'eventuale erogazione da parte di somme che sono contenute in clausole nulle sempre nei contratti integrativi. Infine poi accennerò ad alcuni principi fondamentali in materia di trattamento retributivo. Allora, è a tutti noto che
il trattamento economico dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni è stato contrattualizzato assai prima della trasformazione in chiave privatistica del rapporto di lavoro. Gli interventi legislativi nella materia risalgono a parecchi anni fa, furono emanati all'inizio dei governi di centrosinistra, allora già sensibili alle sollecitazioni dei sindacati confederali, risalgono alla fine degli anni 60, si sviluppano poi nel decennio successivo, ma comunque si consolidano con la legge quadro del 1983. In questa legge il regime retributivo di attività, assieme ad alcune altre materie, con un riparto per la verità molto parziale e criticato, era demandato ai contratti collettivi. Sappiamo di che tipo di contratto collettivo era, un contratto ibrido, ma il punto fondamentale che vorrei sottolineare è che lo schema che era previsto nella legge quadro era uno schema che resterà sostanzialmente invariato. Distingue tra trattamento fondamentale, tutti gli assegni fissi, si dice, trattamenti accessori, ogni altro emolumento, e stabiliva che questi ultimi dovessero essere correlati a speciali contenuti della prestazione di lavoro e andava determinata l'incidenza sull'ammontare globale della spesa. Una loro quota poteva essere destinata agli accordi decentrati, ma gli oneri aggiuntivi non potevano sforare i limiti previsti dagli accordi sindacali di comparto. Sostanzialmente l'attuale disciplina non ha fatto altro che attualizzare con un lessico manageriale i contenuti della prestazione, definendoli performance individuale e organizzativa, ma la struttura della retribuzione nella sua ripartizione è rimasta invariata. Certamente rimaneva il vincolo giuridico che intercorreva tra lavoratore e pubblica amministrazione e quindi il rapporto lavoro e retribuzione non era ricondotto alla causa del contratto, ma la scelta di attribuire autorità salariale al contratto collettivo, sia pure nella forma compromissoria che abbiamo detto, consentiva di perseguire un duplice obiettivo, fortemente voluto dalla triplice sindacale ed esplicitato nelle parole perequazione e trasparenza. Quindi, per un verso, l'obiettivo era quello di disboscare la giungla retributiva creata da leggi e leggine settoriali, frutto di spinte particolaristiche, che era una giungla ben molto più accentuata rispetto a quella di cui oggi ci ha parlato la professoressa Bronno. Per l'altro verso, l'obiettivo era quello, quantomeno tendenziale, di parificare le dinamiche salariali tra settore pubblico e settore privato. Obiettivi solo tracciati nella legge quadro, ma non raggiunti. Il primo a causa della nota fuga di vari settori dalla legge numero 93-83. Il secondo, piuttosto che per una politica salariale comune a entrambi i settori, su cui va riconosciuto uno sforzo allora del sindacato, a causa delle distorsioni applicative della riforma degli inquadramenti, che avrebbe dovuto essere basata sulla qualifica funzionale e che invece aveva prodotto avanzamenti automatici, agganciati dai parametri valutativi delle posizioni di lavoro, e a causa anche allora della distribuzione a pioggia dei trattamenti accessori. Allora si tratta di due nodi problematici, quelli che ho indicato, la fuga da una parte e dall'altra, diciamo, una perequazione e una differenziazione sulla base delle competenze, che la riforma ordinamentale inaugurata con la legge delega del 92, non ancora peraltro conclusa, si trova ad affrontare. Dico subito che se il primo è risolto, il secondo resta sul tappeto. Giungla retributiva e politica delle mance, erogata dal legislatore sensibile
alle spinte clientelari, come ho detto, vengono spazzate via con la riforma del 92-93, con il nuovo assetto delle fonti, che è indicato, come sapete, dall'articolo 2, commi 2 e 3. In particolare, per quanto riguarda il trattamento retributivo, l'affermazione del primato della contrattazione collettiva sulla legge è garantito da un inedito meccanismo tecnico, che nel caso degli istituti retributivi è appunto rafforzato attraverso la previsione dell'efficacia temporalmente limitata e attraverso il recupero delle maggiori somme erogate rispetto agli aumenti del successivo contratto del comparto. Questa supremazia del contratto sulla legge è stata, per così dire, costituzionalizzata dalla Consulta, fin dalla sentenza numero 303 del 1997, ma una delle più recenti, ed è la più significativa, è la sentenza 178 del 2015, che ha dichiarato illegittimo per violazione del principio di libertà contrattuale il prolungamento del blocco della contrattazione, che fu disposto nel 2010 e poi fu esteso negli anni successivi. Quello che qui preme sottolineare è che la Corte valorizza il ruolo del contratto collettivo nel settore del lavoro pubblico, affermando che esso svolge non solo la tradizionale funzione di contemperare in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorrere a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ma si pone per un verso come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori e per l'altro come fattore propulsivo della produttività e del merito, concorrendo a dare attuazione ai principi di efficienza e imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Questa molteplicità di funzioni, che poggia su una complessa trama di valori affermati dalla Costituzione e dalle numerose fonti sovranazionali, è, secondo la Corte, vanificata appunto dal protrarsi ad libitum della sospensione della procedura negoziale. Ora, l'importanza della sentenza è fuori discussione, non solo per la soluzione che la sentenza offre alla questione concreta prospettata, ma soprattutto per il suo non detto. La Corte, ponendo la contrattazione collettiva del lavoro pubblico in un solido scenario di diritti fondamentali, ha inteso presidiarla da ulteriori ingerenze eteronome che possano comprimerne il libero dispiegarsi. Non sarebbe perciò consentito emanare altri provvedimenti legislativi dopo quelli del 2009, legge delega 15 e decreto legislativo 150, cosiddette Brunetta, che hanno ristretto l'area della materia contrattabile con l'introduzione di una regolazione inderogabile di alcuni importanti frammenti di disciplina del rapporto di lavoro e con una regolazione del trattamento collegato alla performance che spogliava del tutto la contrattazione collettiva di competenza. Allora il sottoscritto prospettò l'illegittimità costituzionale di simili meccanismi, con riguardo sia all'articolo 36 sia all'articolo 39 della Costituzione. Come è noto, le modifiche del 2017, in applicazione dell'accordo governo-sindacati dell'anno precedente, hanno restituito la materia alla contrattazione, affidando a quella nazionale la competenza a individuare limiti finanziari e modalità di utilizzo delle risorse per premiare il merito e migliorare la performance, e all'integrativa i criteri distributivi del budget assegnato, destinando per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi individuali una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori. Resta però, come tutti sappiamo, un lascito della riforma Brunetta, un lascito che è stato ritenuto capace di insidiare il libero dispiegarsi dell'autonomia contrattuale. Il riferimento
e alle due norme introdotte, l'una che riguarda la tutela retributiva dei dipendenti, la quale autorizza il governo ad anticipare acconti sulla retribuzione nei limiti previsti dalla legge finanziaria in attesa del rinnovo dei contratti di comparto, l'altra che prevede l'erogazione in via provvisoria entro i limiti della legge finanziaria degli incrementi stipendiari da parte delle singole amministrazioni nel caso di protrarsi delle trattative per la stipula del contratto integrativo. Questi due interventi, ma soprattutto il secondo, la regolamentazione provvisoria, ha, come ho detto, suscitato perplessità e critiche, ritenendosi che in questo modo ci potrebbe essere un interesse dell'amministrazione a ritardare la sottoscrizione dei contratti integrativi per avere mano libera nel determinare gli aumenti salariali e la destinazione del trattamento accessorio. Ecco, qui a mio avviso, per la regolamentazione provvisoria, si impone una lettura del dettato normativo costituzionalmente orientata a tutela della libertà contrattuale. Dovrebbe quindi ritenersi che la sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, che giustificherebbe la regolazione provvisoria, e il comportamento del datore pubblico secondo le consuete regole di correttezza e buona fede nelle trattative, debbano estendersi anche all'ipotesi in cui i contratti di comparto fissino un termine minimo di durata della sessione negoziale integrativa. So che altri la pensano diversamente attraverso un'interpretazione letterale del testo, ma a mio avviso questa mi sembra invece la corretta soluzione. Nel complesso, comunque, tranne questo intervento, in materia retributiva il sistema mantiene il riparto legge e contrattazione collettiva entro binari coerenti con l'impianto complessivo della privatizzazione. Il trattamento economico resta definito dai contratti collettivi che devono attenersi ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge. È una libertà condizionata e ciò connota, l'aveva ricordato la professoressa Brollo, le specifiche differenze rispetto al settore privato. A tale proposito, la Consulta ha dichiarato più volte l'infondatezza della violazione del principio di eguaglianza con riguardo alle differenze di trattamento attinenti a istituti retributivi. Lavoro pubblico e lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilate perché le fattispecie, anche in seguito all'estensione della contrattazione collettiva, sono dissimili e non possono fungere da termini di raffronto. L'affermazione della Corte è a mio avviso pienamente condivisibile, richiede una precisazione però. Come la stessa Corte del resto ha ricordato, non tutte le invasioni della legge possono ritenersi legittime. L'intervento a gamba tesa della Brunetta, come si è detto poc'anzi, non è tale. La scriminante tra discipline speciali legittime e invece illegittime sta nella coerenza della disposizione speciale ablativa di competenze contrattuali con l'articolo 97 della Costituzione, le cui prescrizioni di indirizzo non a caso sono espressamente riportate tra le finalità della riforma, all'articolo 1, lettere A e B. Il paradigma costituzionale della pubblica amministrazione, come è noto, fa perno su tre principi individuati nell'esigenza di contenere e controllare la spesa pubblica e di assicurare l'efficienza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Essi anzitutto giustificano, o forse impongono, la configurazione di un sistema contrattuale governato, in cui al controllo di compatibilità finanziaria si accompagna un assetto verticistico delle competenze indicato dalla legge, che regola con disposizioni inderogabili il rapporto fra i due livelli di contrattazione e sanziona con la nullità e la sostituzione automatica alle clausole difformi. Prescrizioni legali. Anzitutto il costo del lavoro e le dinamiche retributive.
Cosa prevede la legge? Tutte le amministrazioni devono individuare le risorse finanziarie destinate al personale in base alle compatibilità economiche e finanziarie definite nei rispettivi documenti di programmazione e bilancio, quantificando l'onere derivante dai comparti. A questa compete stabilire vincoli e limiti cui devono attenersi i contratti integrativi anche con riguardo ad eventuali risorse aggiuntive, ma comunque sempre correlate alla qualità della performance e al sistema premiale. Il rispetto delle prescrizioni poi sappiamo è soggetto a una serie di controlli preventivi della Corte dei Conti per i contratti di comparto, del Collegio dei Revisori, di quello sindacale e degli uffici controlli di bilancio per i contratti integrativi, controllo successivo di risultato, con particolare riferimento agli oneri dei contratti nazionali e decentrati della stessa Corte dei Conti e del MEF, e a più ampio spettro le verifiche dell'Ispettorato per la funzione pubblica. Cosa comporta il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione di comparto o dagli strumenti di programmazione da cui conseguono benefici patrimoniali ai dipendenti? La responsabilità amministrativa per danno erariale dovuto a colpa grave. Dicevo, la responsabilità amministrativa ricade sulla delegazione trattante di parte pubblica, ma secondo le condivisibili opinioni della Cassazione non è configurabile nei confronti dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi, in quanto l'attività contrattuale è modellata nel settore pubblico sul paradigma di quella tipica del rapporto di lavoro privato, ove le istanze rappresentate sono necessariamente contrapposte. Gli interessi pubblici che la contrattazione decentrata persegue, assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, restano estranei agli interessi collettivi antagonistici di cui sono portatori i sindacati. Al più è possibile valutare l'apporto causale della rappresentanza sindacale al danno prodotto in sede di esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile. Sussiste la responsabilità in capo agli organi di indirizzo politico che hanno impartito direttive alla delegazione trattante e autorizzato la sottoscrizione di un accordo integrativo nullo per aver introdotto o regolato trattamenti economici accessori in difformità alle prescrizioni del contratto di comparto e quindi violando la regola di legge? Sussiste e non può essere ravvisato in questa ipotesi la cosiddetta esimente politica prevista dalla legge sulla Corte dei Conti, la cui ratio della disposizione risiede nella tutela della buona fede degli organi di governo in sede di adozione di atti che necessitano però di un'istruttoria tecnica amministrativa particolarmente complessa, mentre anche per i soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica, o perfino nei piccoli comuni dove l'attività politica non è svolta professionalmente, è doverosa la conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regolamenta la materia. E questo l'ha precisato la Corte dei Conti, la sezione giurisdizionale per la Sicilia, con una sentenza del 2020 in cui ha condannato anche il nostro caro amico sindaco Leoluca, allora sindaco Leoluca Orlando. Un duro colpo all'azione della Corte dei Conti nei confronti degli incauti negoziatori e degli amministratori corresponsabili è però stato inferto dal decreto legge 76/2020, cosiddetto semplificazioni, in cui il dolo è stato ricondotto alla nozione penalistica e quindi con la coscienza e volontà dell'evento dannoso, ed è stato introdotto il cosiddetto scudo erariale che elimina la responsabilità per colpa grave, sicché, tenuto conto che questo provvedimento è stato successivamente prorogato e l'ultima proroga va a scadere il 30 dicembre del 2004, vi è una limitazione della responsabilità che è alla sola condotta dell'agente da lui dolosamente voluta, che sostanzialmente comporta una totale esenzione.
cosa che naturalmente ha suscitato fortissime critiche anche da parte della stessa Corte dei Conti, è la rimessione della questione di legittimità di queste disposizioni alla Corte per violazione degli articoli 21, 28, 97 e 103 da parte della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania con un'ordinanza del dicembre del 2023. Il dirigente ovviamente incorre in responsabilità e a me sembra che incorra in entrambe le forme di responsabilità previste dal decreto legislativo 165/2001, sia quella disciplinare, perché è prevista ovviamente la responsabilità disciplinare per mancato rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, come ci dice ad esempio il contratto collettivo del personale dell'area delle funzioni locali, ma più o meno sono tutti in questi termini. E questa responsabilità rimane anche nel caso in cui il dirigente abbia ricevuto una direttiva dalla parte dell'organo di governo che gli imponga la sottoscrizione della clausola incriminata, giacché dovrà rifiutarsi di darvi esecuzione, perché si tratta di un ordine illegittimo. Se sussiste anche la responsabilità dirigenziale, perché il dirigente ha la diretta responsabilità dell'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, come dice l'articolo 16 lettera H del decreto 165, e così stipulando un contratto integrativo viziato e applicando una clausola nulla, oltre al danno finanziario derivante dall'illecito utilizzo dei poteri di spesa di cui egli gode, dimostra una complessiva inidoneità di gestire con capacità il suo ruolo, di perseguire gli obiettivi fissati dall'amministrazione, di attuarne le decisioni e quindi in buona sostanza di fare funzionare strutture e settori di sua competenza in maniera efficace ed efficiente. Ci siamo soffermati sui presidi che il legislatore ha previsto in funzione di governo e contenimento della spesa del personale. Invero, come fu affermato da Giugni, nel lontano 1992, io non vi vedo più comunque, è la spesa l'elemento più rilevante di specialità della contrattazione del settore pubblico. Ma questa esigenza del contenimento, unitamente agli indirizzi del buon andamento e dell'imparzialità, si esplicita attraverso altre regole speciali, di cui due in particolare mi sembra contraddistinguono le differenze rispetto alla disciplina del lavoro privato: l'onnicomprensività e la parità di trattamento. L'onnicomprensività è già contenuta, diciamo, nell'articolo 45, no? Dove rimanda, diciamo, alla contrattazione collettiva il trattamento economico fondamentale, la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, ma anche nell'articolo 23 del decreto, dove che circoscrive lo spazio di manovra lasciato al contratto di conferimento dell'incarico entro le determinazioni contrattuali e le prescrizioni legali. Il trattamento è articolato, cioè soltanto nelle sue tre componenti: fondamentale, di posizione e di risultato. La retribuzione complessiva così individuata remunera tutte le funzioni e i compiti assegnati al dipendente, nonché con un'estensione dello ius variandi e un'attenuazione del principio di proporzionalità retributiva, qualsiasi incarico conferito nell'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, anche per la reggenza. Secondo una consolidata giurisprudenza, da queste due disposizioni, cioè l'articolo 45 e l'articolo 23, scaturiscono due conseguenze. In primo luogo, l'adozione da parte dell'APA di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente di per sé a costituire una posizione soggettiva in capo al lavoratore medesimo, atteso che la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive.
La tesi è diretta applicazione del comma 3 bis dell'articolo 2 del DLGS 165/2001 che estende al contratto individuale gli articoli 1339 e 1414,2 nel caso di sua nullità per violazione della legge del contratto. Peraltro, in questi casi, cioè il trattamento conferito, attribuito a seguito di una clausola nulla, il ricorso all'articolo 2126 non è possibile, in quanto questa norma si riferisce all'ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto e non a quelle in cui i compiti attribuiti, anche se in base a determinazioni illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta. In secondo luogo, i giudici fanno discendere dal principio di parità, credo che di questo se ne occuperà la professoressa Ciucciovino, ma accenno al principio di parità di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo. L'enunciato in verità ha formulazione ambigua, perché in realtà la legge persegue l'obiettivo di estendere erga omnes gli effetti del contratto collettivo e quindi introduce una forma di parità di trattamento temperato, almeno sempre, nel senso che obbliga la PA a garantire trattamenti comunque non inferiori, riproponendo una formula già collaudata di ricezione indiretta del contratto collettivo. Si vede ad esempio l'articolo 36 dello Statuto, ma in altri casi la retribuzione imponibile previdenziale. A me sembra che un'interpretazione, diciamo, teleologica e sistematica della disposizione debba ricondurre il senso ai principi espressi nell'articolo 97, segnatamente a quello di imparzialità e di razionalizzazione e controllo del costo del lavoro. Il presupposto è che il principio di parità ovviamente richiede uguale trattamento in situazioni analoghe, ma non quando queste siano differenti e sussiste un motivo giustificato. Quindi esso non è d'ostacolo alla diversificazioni retributive basate sulla competenza e sul merito, ma purché ovviamente queste diversificazioni siano state rese possibili attraverso previsioni della contrattazione collettiva. La parità di trattamento, pertanto, e d'altronde questa linea è prevista nella legge sulla performance, ma è anche prevista nei contratti. Pensate al caso dei differenziali stipendiali, cioè la versione, diciamo così, attualizzata delle progressioni orizzontali, che dovrebbero remunerare, dicono i contratti, il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale. Si veda il CCM nelle funzioni centrali. La parità di trattamento, pertanto, consiste nel vietare l'arbitrario esercizio del potere datoriale e nel ricondurre la discrezionalità sull'erogazione di trattamenti economici individuali nell'alveo delle previsioni collettive, a loro volta vincolate al rispetto dei principi indicati nell'articolo 45. Sostanzialmente, allora, il divieto di trattamenti a titolo individuale riguarda soprattutto l'attribuzione di quote aggiuntive alla retribuzione fondamentale, per esempio i super minimi ad personam o altri emolumenti. È oggetto di discussione se la parità di trattamento va intesa anche a tutela dei lavoratori e se la parità vincoli al suo rispetto i contratti collettivi e non soltanto quindi la pubblica amministrazione. Io su questo punto rinvierei alla professoressa Ciucciovino, ricordando comunque qual è il caso, cioè numerose sono state le controversie in cui a seguito di accorpamenti di ministeri o di passaggio ex legge di dipendenti dall'amministrazione di proprietà e della relativa classe economica o attribuito solo parzialmente la conservazione di indennità consolidato della Cassazione non estensibile. Il principio di parità a queste ipotesi e quindi alla possibilità di controllare le scelte della contrattazione collettiva, perché
afferma la Cassazione, il principio nasce non solo e non tanto dall'esigenza di recuperare uguaglianza, cioè più che non solo e non tanto, secondo la Cassazione, non nasce dall'esigenza di recuperare uguaglianza, cioè di recuperare giustizia distributiva, quanto dalla necessità di regolare l'uso di un potere privato, quello dell'amministrazione, all'interno di una comunità organizzata. Quindi non può operare. Ora, qui naturalmente, fronte a tutto questo, dunque la giurisprudenza si rifiuta di sindacare le scelte contrattuali per non turbare gli equilibri, che sono anche ovviamente di spesa, raggiunti dalle parti sociali, e in questo modo però applica anche al settore privato lo stesso principio affermato, al settore pubblico, scusate, lo stesso principio affermato per il settore privato, secondo cui l'attribuzione di differenziazioni retributive previste dai contratti collettivi è insindacabile sotto il profilo della loro ragionevolezza. Ci sarebbe da parlare qui, ma non posso ne parlare eventualmente, della nota sentenza della Corte Costituzionale 268 del 94 sull'applicazione del principio di ragionevolezza anche alla contrattazione, nel caso di delega da parte della legge alla contrattazione medesima, e questo caso sarebbe assai simile, ma di questo ovviamente mi è impossibile, e vi avvio alla conclusione. Alla conclusione dicendo che un problema particolare naturalmente meritano le critiche al disfunzionamento del sistema che io ho cercato di rappresentare, sia pure in modo assai parziale. Quali sono queste critiche? Pressappochismo e vaghezza per definire obiettivi e indicatori della performance, inidoneità degli organismi interni di valutazione a misurare in modo uniforme e adeguato la qualità delle prestazioni dei dipendenti, incapacità della dirigenza a gestire correttamente le fasce di merito. Peraltro la dirigenza sarebbe obbligata alla diversificazione e risponde, quindi è responsabile per la mancata diversificazione delle fasce. Tutto ciò ha concorso a determinare ancora una volta l'appiattimento dei trattamenti, che è stato anche certificato da ultimo dalla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con una deliberazione del 2024, del maggio 2024. Riguarda le amministrazioni dello Stato, ma ritengo che ancor più grave sia la questione per le altre amministrazioni e gli enti locali. Non vanno meglio del resto le progressioni. Per quelle orizzontali il peso prevalente in misura più o meno marcata è stato assegnato all'esperienza maturata rectius anzianità, talvolta in combinazione con l'accrescimento professionale ai titoli di studio, ma sempre a scapito della valutazione delle performance. Addirittura i CCNL hanno previsto che il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni riceve un punteggio aggiuntivo da differenziare in sede di contrattazione integrativa. Resta infine sul tappeto l'intreccio tra retribuzione e carriera, non solo irrisolto rispetto a quanto era accaduto nel 1983, ma aggravato a seguito dell'introduzione di una discutibile e probabilmente incostituzionale, scusate, di un discutibile e probabilmente incostituzionale meccanismo degli avanzamenti di carriera attraverso procedure comparative, quindi senza concorso, che transitoriamente può addirittura prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dell'esterno. Si stanno così prefigurando carriere fittizie, in cui anche qui la valorizzazione dell'anzianità prevale sulla valutazione delle competenze e sull'effettiva capacità di assolvere i compiti propri delle mansioni superiori, con ovvie ripercussioni sul trattamento economico fondamentale e accessorio. In questo modo viene messo in secondo piano il profilo contenutistico del rapporto, che dovrebbe avere fondamento nella professionalità del dipendente, a fronte della prevalenza
della qualificazione formale conseguita a seguito della progressione verticale. Quindi purtroppo c'è ancora molto da fare sulla valorizzazione delle competenze del personale. Mi scuso se ho perduto troppo tempo e vi ringrazio. Allora, innanzitutto devo ringraziare moltissimo le colleghe e i colleghi dell'Università di Udine, Boscati, la professoressa Zilli, Bro e tutti coloro che in tutti questi anni hanno lavorato a questo tema, perché il tema del lavoro pubblico, diciamo così, è un tema che non tutti conoscono, tutti seguono, e la assiduità di questi incontri è un motivo per tutti noi che studiamo, a mio avviso, molto fruttuoso. Il tempo a mia disposizione è poco, anche per togliere lo spazio ai giovani, sono elemento di apprezzamento di questa iniziativa. Allora, io concentrerò la mia attenzione su un profilo molto specifico, che è questo che cercherò di trattare accompagnandomi con delle slide, perché anch'io parto da dati, parto da alcuni numeri che vorrei discutere con voi e parlo del tema essenzialmente del gender pay gap nella pubblica amministrazione. Questi sono i temi che cercherò di toccare, li sfiorerò appena, li vorrei mettere sul tappeto come spunti di riflessione comune. I primi appunto partirei dai dati e dalla peculiarità del gender pay gap nel settore pubblico. Parlerei poi di un vero e proprio paradosso che abbiamo nell'APA, e cioè dove abbiamo l'affermazione del principio di parità di trattamento, ma come vedremo dai dati il gender pay gap è paradossalmente più ampio nel settore pubblico che nel settore privato, e il ruolo che la contrattazione integrativa, in modo particolare la contrattazione collettiva, può avere nell'affrontare oppure anche nell'acuire questo problema. Toccherò poi due spunti propositivi per cercare di affrontare la tematica nel prossimo futuro, e cioè quello di passare da un approccio procedimentale di gestione delle risorse umane tipico dell'APA ad un approccio più, chiamiamolo così, gestionale organizzativo, dove dare più ruolo, più importanza ai temi della misurazione, dell'impatto e della trasparenza, e come in questa direzione la direttiva sulla gender pay gap può fornire delle importanti soluzioni. Partiamo dai dati. Allora, trovare questi dati per me non è stato semplice. I dati che vi proietterò e che vi presenterò sono dati tratti, adesso qui c'è la mia immagine sotto, sono tratti la fonte è l'INPS. Lo vedono perfetto, benissimo. La fonte è l'INPS, l'analisi dei divari di genere nel mercato del lavoro nel sistema previdenziale attraverso i dati INPS 2010-2022. C'è una sezione specifica sul settore pubblico. Lo stesso INPS ha ritenuto di trattare questi dati separatamente rispetto al resto per la peculiarità. E il periodo di riferimento è il 2014-2021, questi dati quindi che scorrerò riguardano questo arco temporale. E innanzitutto il primo dato interessante, non è una novità, però lo sottolineiamo perché mi aiuta nel mio discorso, è la spiccata femminilizzazione della pubblica amministrazione. Abbiamo circa 3 milioni e 3 di lavoratori nel settore pubblico, di cui quasi 2/3 sono donne. La metà lavora nel comparto della scuola. Bene, i differenziali retributivi nominali medi annui tra gli uomini e le donne vedono una differenza, cioè un delta di 5.200 euro medi annui, che sono leggermente inferiori al differenziale salariale nominale del settore privato, che ammonta a 6.000. Va bene, comunque abbiamo già anche diciamo così, nei differenziali nominali una differenza. I differenziali retributivi nominali medi giornalieri ammontano a 17 euro tra gli uomini e le donne. Gli uomini guadagnano, diciamo così, giornalmente in media 110-114 euro, le donne 95. Questo dato è maggiore rispetto a quello privato, dove il differenziale medio giornaliero è di 10 euro.
Questo significa che il differenziale nel settore pubblico è maggiore di quello del settore privato. Ci sono poi dei grafici che fanno vedere che anche nell'arco del tempo questo stacco è costante, diciamo così, questo differenziale è costante tra uomini e donne. Ora, questo divario della retribuzione, come abbiamo detto, è nominale, ricalcolato per comparare le persone a parità di condizioni contrattuali, cioè tipologia contrattuale e di comparto, quindi eliminati tutti quegli elementi un po' di variabile di contesto, andiamo quindi a un differenziale salariale reale, vede comunque un differenziale di circa il 6% nelle retribuzioni annuali e della retribuzione giornaliera circa il 7%, considerate che il differenziale nominale è superiore. Abbiamo poi dei differenziali importanti nella intensità di lavoro, le donne lavorano meno giornate all'anno, sono impiegate di più con part-time e termine, questo lo sappiamo, e l'incidenza del part-time sulla occupazione maschile è circa il 3%, su quella femminile circa il 6%. Qui mi ha molto colpito la differenza di numeri rispetto al settore privato. Nel settore privato l'incidenza del part-time riguarda il 48% delle donne e il 17% degli uomini. E c'è una forte femminilizzazione anche delle tipologie contrattuali flessibili, termine e somministrazione. Questi differenziali li ritroviamo nei diversi comparti, più accentuati nelle università, considerate l'università il settore dove abbiamo il maggiore differenziale uomo-donna di retributivo, e il Servizio Sanitario Nazionale. Si passa dal 19 nelle università e nel Servizio Sanitario il 14, minore per gli enti locali e invece prossimo allo 0 per ministeri e scuole. La probabilità delle donne di ricadere nei livelli medio-bassi della retribuzione è maggiore, quindi diciamo così la distribuzione anche sui livelli retributivi porta una maggiore probabilità delle donne a stare sui livelli alle pari opportunità, l'obbligo di bilancio di genere, le azioni positive sulle posizioni orientate al riequilibrio delle posizioni gerarchiche, il rapporto biennale, la certificazione di parità, le quote femminili negli investimenti PNRR. Quindi diciamo abbiamo molte norme, quindi io dico che il paradosso è questo: a fronte di un settore del nostro paese che ha più alto tasso regolativo sulla parità di genere, in particolare retributiva, e non soltanto, noi abbiamo un gender pay gap nella pubblica amministrazione, in alcuni casi abbiamo visto maggiore rispetto al settore privato. Ora qui io direi quali sono le spiegazioni mancate, cioè quelle che non possiamo portare come spiegazione di questo gender pay gap e che normalmente vengono richiamate nel settore privato. Un argomento che viene normalmente richiamato nel settore privato è il fatto della segregazione settoriale orizzontale, cioè che le donne vengono sostanzialmente impiegate in quei settori dove abbiamo un maggiore dumping contrattuale o a basse retribuzioni. Qui diciamo noi abbiamo visto come nella pubblica amministrazione abbiamo i comparti, l'applicazione uniforme fortunatamente del contratto collettivo unico di comparto, diciamo, quindi la spiegazione del dumping contrattuale, di una maggiore esposizione delle donne ad applicazione di contratti deteriori, noi non la possiamo spendere nella pubblica amministrazione perché abbiamo, diciamo così, il contratto unico di comparto. Ugualmente non possiamo utilizzare l'argomento che normalmente si spende, cioè la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Come abbiamo visto nel pubblico impiego abbiamo esattamente l'opposto, una spiccata femminilizzazione del settore pubblico, quindi un alto tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Un altro è il tema della contrattazione dei super minimi ad persona, ma qui viene normalmente identificato come principale causa del gender pay gap nel settore privato sono i trattamenti ad personam, i trattamenti diciamo così individuali, i premi e così via. Nella pubblica amministrazione, come ci ricordava anche il professor Galili, abbiamo la parità di trattamento e non sono consentiti trattamenti ad personam.
Quindi diciamo tutta una serie di argomenti noi li dobbiamo eliminare, quindi dobbiamo cercare di spiegare questo differenziale, diciamo, salariale a fronte di un sistema ad accentuata regolazione, dove in una serie di circostanze che normalmente spiegano la gender pay gap nel settore privato non li possiamo trovare. Allora io qui ho cercato di identificare alcune possibili spiegazioni che sottopongo soprattutto ai più giovani che si devono dedicare a studiare questi fenomeni. Vabbè, sicuramente il glass ceiling, questo c'è, il tetto di cristallo, l'abbiamo visto che sui ruoli apicali le donne li raggiungono con molta più difficoltà e quindi diciamo così la scarsa presenza delle donne nei ruoli apicali probabilmente spiega una parte molto rilevante di questo fenomeno. Una scarsa intensità di lavoro, una maggiore incidenza della flessibilità, questo sì, le donne c'è una forte femminilizzazione del settore pubblico, però abbiamo visto una concentrazione delle donne sulle tipologie contrattuali più discontinue e sono quelle che creano maggiore, diciamo così, chiamiamola così, precarietà. Ma io direi, ed è questo il mio focus nel poco tempo che mi rimane, è il tema del ruolo della contrattazione integrativa e della retribuzione accessoria probabilmente. È probabilmente qui che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione per cercare di capire come, se la contrattazione integrativa possa avere una responsabilità nei differenziali salariali e cosa può fare eventualmente la contrattazione integrativa per migliorare o non peggiorare lo stato della situazione. Qui ci sono alcune, diciamo così, luci, alcune ombre, io vi sottopongo alcune riflessioni che riguardano i criteri dei trattamenti accessori, le progressioni economiche orizzontali e qui, diciamo così, in parte mi ricollego a quello che diceva il professor Garilli, la gestione dei differenziali nel trattamento accessorio legato alle competenze professionali che probabilmente potrebbero valorizzare di più l'apporto femminile, cioè comunque qualcosa legato alle competenze, cedono il passo ad un criterio invece di gestione dei trattamenti più legato alla lunga anzianità, all'esperienza professionale, quindi dei criteri competenza, esperienza e anzianità normalmente si dà prevalenza alle anzianità. Tutto questo che cosa fa? Penalizza sicuramente le donne che in termini di carriera hanno delle difficoltà maggiori degli uomini e una discontinuità maggiore e quindi questo criterio è un criterio che di default può premiare, ma lo metto sempre al condizionale, gli uomini. Questo vale ovviamente anche per le progressioni economiche orizzontali dove normalmente si dà maggiore rilievo all'elemento, al criterio dell'anzianità e sostanzialmente con un fenomeno che è quello del consolidamento poi di questi trattamenti accessori nel trattamento individuale. Quindi la situazione è come se si sclerotizzasse nel tempo, una volta che viene a crearsi un trattamento accessorio legato alla anzianità, poi questo si consolida e quindi si mantiene ed è un sistema quindi che dà scarsa possibilità o di ingresso, o di accesso o di una sorta di maggiore dinamicità. Quindi alcune criticità della contrattazione integrativa io le provo a porre qui come punti di attenzione. La contrattazione integrativa non ha contribuito sicuramente all'innovazione degli inquadramenti. Noi sappiamo che le fasce larghe di inquadramento del contratto nazionale potevano e dovevano lasciare spazio magari a delle articolazioni a livello di ente. Questo avrebbe potuto e potrebbe in qualche modo valorizzare anche alcuni ruoli, alcune professioni magari più gender oriented, invece noi abbiamo una contrattazione integrativa che si è concentrata essenzialmente sui profili retributivi. Pure il contratto nazionale lascerebbe lo spazio al contratto integrativo per uno sviluppo organizzativo, per un'articolazione professionale, ma questa non è stata colta come opportunità. Prevale, come abbiamo già detto, il criterio dell'anzianità, dell'esperienza che tende per definizione a avvantaggiare gli uomini e anche le progressioni economiche e gli incarichi di posizione organizzativa tendono, diciamo così, a basarsi su dei criteri, diciamo così, su degli automatismi che quindi non migliorano lo stato, diciamo, con la possibilità di partecipazione femminile. Allora io mi chiedo se la contrattazione collettiva non possa essere chiamata ad una diciamo nel futuro, non so se ci sono le condizioni, questa è un'ingenuità,
per cercare di contrastare questi fenomeni di irrigidimento che si è avuto fino adesso, cercando di creare per esempio di criteri di valutazione, innanzitutto maggiore spazio alle competenze anziché alle carriere nella gestione dei trattamenti accessori, dei criteri di valutazione delle posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità legate ai risultati in termini di pari opportunità, o innestare criteri valutativi della performance organizzativa legati alla valorizzazione della genitorialità della cura, per esempio, valorizzare le competenze trasversali, le cosiddette life skills, connesse alla genitorialità, per esempio nella valutazione delle performance, dei criteri di performance organizzativa nella retribuzione accessoria collegata a KPI, cioè degli indicatori di performance oggettivi misurabili legati al genere da definire contrattualmente, spostare il focus dalla componente strettamente salariale a quella organizzativa e promozionale della coesione interna di valorizzazione soprattutto della diversity, responsabilizzare le amministrazioni anche con l'inserimento di sistemi di ranking delle amministrazioni che possono per esempio guadagnare dei maggiori gradi di autonomia a fronte di soluzioni che possono essere in qualche modo favorevoli ad una maggiore inclusione femminile. E qui chiudo con un invito, diciamo così, per il futuro evidentemente a cercare di superare questo approccio molto procedimentale, molto burocratico nella gestione del personale nella pubblica amministrazione e cercare di dare un maggiore spazio all'aspetto, diciamo così, più gestionale organizzativo. Questi sono dati ripresi dal bilancio di genere della Ragioneria Generale dello Stato 2022, le spese riclassificate in base al gender. Mi ha colpito molto lo 0,41%, soltanto lo 0,41% è la spesa delle pubbliche amministrazioni dirette a ridurre le disuguaglianze di genere. L'84,7% è neutra rispetto al genere, il 15% è sensibile al genere, politiche di previdenza, assistenza, eccetera. Però quelle che sono spese direttamente, diciamo, orientate a questo sono poche. Va bene, e soprattutto è molto interessante il giudizio che dà la Ragioneria Generale dello Stato, che le poche amministrazioni l'hanno fatto, raramente hanno adottato i criteri di misurazione e monitoraggio oggettivo dell'impatto di queste spese e di queste politiche. Ecco, allora questo bisogna invece andare molto di più dall'adempimento agli impatti, alla valutazione dei risultati, la cultura del monitoraggio. In questa direzione vanno due cose. E qui chiudo sostanzialmente, cercare di, che è anche un fattore culturale, sottoporre tutte le azioni, le politiche, le stesse dinamiche contrattuali a delle valutazioni che guardino soprattutto ai risultati. Questo approccio, che potremmo definire gestionale organizzativo, è favorito per esempio da questa dalla cultura della misurazione che accompagna per esempio la normativa sul bilancio di genere, sul rapporto biennale che steso anche le pubbliche amministrazioni, sulle certificazioni di parità, e anche lo stesso piano integrato di attività organizzative che dovrebbe incorporare dei dati di performance in tema di pari opportunità, cioè fare la misurazione ex post. Questa misurazione ex post, farla introiettare all'interno dei modelli organizzativi e gestionali, consente perlomeno di valutare nel tempo e tenere sotto controllo. Questi elementi, e chiudo, sono tipici sia della certificazione di parità, che è tutta orientata al concetto della misurazione e tutta orientata alla valutazione di KPI oggettivi su cui le amministrazioni e gli enti privati sono, diciamo, tenuti a rimisurarsi nel tempo, a valutare i progressi e le criticità, sia la trasparenza salariale nella direttiva 970/2023, che è tutta orientata sostanzialmente al concetto della trasparenza e della misurazione. Bisogna rendere trasparenti e misurare
le differenziali salariali sotto tantissimi punti di vista, rimisurarli e fare anche un'informativa che è periodica, è individuale, è collettiva, dà luogo ad una valutazione congiunta a fronte di tutta una serie di divari misurati. Con questo chiudo. Quindi il succo più o meno del mio messaggio, diciamo della mia relazione che lascio soprattutto sul tavolo della discussione dei nostri giovani, è quella di capire se una parte di questo differenziale salariale derivi, diciamo così, da prassi o pratiche poco virtuose nella gestione delle risorse a livello di enti, nella stessa concezione culturale di gestione risorse umane nella pubblica amministrazione, e se un cambiamento reale e diciamo si possa innescare attraverso un cambiamento proprio dell'approccio gestionale delle risorse umane all'interno dell'APA. Grazie. Davvero grazie alla professoressa Ciucciovino. Io ho pagine e pagine di appunti e sono molto contenta perché fra 2 settimane ho una lezione da fare sull'atteggiamento della pubblica amministrazione per combattere le discriminazioni e quindi mi sento veramente fortissima in questo momento. E poi anche grazie per la plomb con cui dopo questo bailam di eventi è riuscita a tenerci prontissimi. Ora però torniamo online lontani e andiamo dal professor Salomone che vedo online, che può accendere il microfono e che siamo felicissimi di avere qui con noi. Grazie Riccardo. L'intervento, ma siamo in una regione a statuto speciale, è proprio un regalo per le specialità. Grazie. Grazie della parola e grazie anzitutto a voi e in particolare ad Anna Zilli per l'invito. Io cercherò di rubarvi un tempo limitato concentrandomi su alcuni elementi e dando altri elementi per scontati e soprattutto dopo le relazioni e gli interventi del professor Garilli e della professoressa Ciucciovino credo che i temi siano tutti sul tappeto e molte sollecitazioni mi hanno colpito, magari tornerò soltanto per cenni su alcune di queste questioni. Toccherò essenzialmente tre aspetti. Il primo riguarda i dati, il secondo riguarda alcune questioni, diciamo, di fondo, chiamiamole di teoresi, di impianto generale, e il terzo aspetto riguarda invece il profilo, il tema della innovazione istituzionale. Comincio anch'io dai dati, come ha fatto a mio avviso giustamente sia Marina Brollo che da ultimo Silvia Ciucciovino, dandoci la possibilità di comprendere come dai dati si debba partire. Non possiamo come giuristi, credo, ormai considerarci scienziati senza una conoscenza o una capacità perlomeno minimale di leggere i dati. La mia sensazione è che servirebbe su questi dati proprio quell'interdisciplinarietà, quel raccordo con gli altri saperi, anzitutto quelli organizzativi cui faceva cenno da ultimo Silvia, ma anche più in generale quelli di tipo economico, di tipo macroeconomico, per poter avere delle connessioni, per poter avere degli elementi rispetto ai quali poi sviluppare delle argomentazioni di tipo giuridico. Io non credo che vi sia una separazione netta tra cultura giuridica e scienza economica, come dicono alcuni o come alcuni sembrano intendere. Io penso che ci sia cultura economica, cultura giuridica e poi scienza economica e scienza giuridica. Si tratta di riuscire a parlarsi per bene. Questo mi sembra un terreno, quello della retribuzione dei dipendenti pubblici, particolarmente fertile. Allora, le fonti dei dati rispetto alle quali mi pare valga la pena svolgere una riflessione sono per un verso anzitutto il rapporto semestrale dell'ARAN sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Io ricordo che il rapporto riguarda in particolare l'evoluzione delle retribuzioni di fatto e è definito e inquadrato dal decreto legislativo 165/2001
in particolare dall'articolo 46,3, laddove si definiscono i ruoli, gli spazi e le procedure di contrattazione collettiva. E poi la seconda preziosa fonte di dati, effettivamente, come ci ha già dimostrato sia Marina Brollo che Silvia Ciucciovino, è rappresentata dalla Ragioneria Generale dello Stato, che rileva la consistenza del personale pubblico e la spesa attraverso il conto annuale e attraverso il sistema SICO. Ecco, questo sistema è definito anch'esso dal decreto legislativo 165/2001, in particolare nel titolo quinto dall'articolo 60, ed è chiaro che le due norme in questione, articolo 46 ed articolo 60, si parlano. Io credo che questo sia il frutto positivo della privatizzazione. Ascoltando il professor Garilli rispetto ai tempi della legge quadro, rispetto alle origini dell'impiego pubblico, senz'altro si può notare lo scarto in termini di non solo di valore dei dati, in termini di conoscibilità dei dati. Se c'è una cosa che diciamo è cambiata dagli anni 80 del secolo scorso agli anni in cui viviamo, è senz'altro la quantità di dati di cui disponiamo. Sono dati molto profondi, sono dati molto diversi che devono essere appunto letti con l'ausilio di competenze specialistiche, ma che vanno a vantaggio effettivamente di tutti quanti coloro i quali si occupano di queste discipline. Quindi anche da parte mia, rivolto a chi fa ricerca e alle persone più giovani in particolare che si accingono a studiare questi temi, io penso che oggi non si possano studiare i temi del lavoro pubblico senza partire dalla dimensione quantitativa e qualitativa che i dati esprimono. Se voi guardate dentro ai dati della Ragioneria Generale dello Stato, trovate un mare di informazioni, di potenziali connessioni, di piste di ricerca possibili, di elementi rispetto ai quali varrebbe la pena svolgere un approfondimento specifico. Alcuni di questi li ha giustamente sottolineati Marina. Io torno su altri elementi che mi paiono di particolare rilievo. Senz'altro il dato di fondo per cui si possono osservare gli incrementi della retribuzione, il rapporto con l'inflazione, si possono osservare le differenze fra comparti, si possono osservare le differenze in termini di differenziali salariali, ma si possono osservare molti altri aspetti che riguardano la dimensione retributiva dei dipendenti pubblici. Si possono osservare, come è stato giustamente osservato, i rapporti fra le amministrazioni centrali e le amministrazioni periferiche. Io penso che ci sia un elemento che è stato accennato, ma sul quale vorrei tornare, e dovrebbe farci pensare come giuristi. Noi siamo abituati a immaginare il mondo del lavoro pubblico come quello regolato ormai dalle norme del 165/2001 o dalle norme che si applicano nelle autonomie, che in qualche modo si sovrappongono a quelle del decreto legislativo 165. Ebbene, da quei dati emerge come una componente rilevantissima del mondo dell'impiego pubblico sia oggi rappresentata dal personale in regime di diritto pubblico. È una quantità che arriva quasi al 20% del complessivo ammontare di rapporti di pubblico impiego nel nostro paese. Ecco, io penso che lì accendere una luce, come avete giustamente già fatto nell'ambito dei seminari di CLIP, ma anche accendere una luce, diciamo, aggiuntiva rispetto alle dinamiche sindacali, per esempio. Il mondo dell'impiego pubblico non privatizzato vive di dinamiche sindacali che non sono quelle della disciplina del decreto 165, non sono quelle dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale, non sono quelle dei sindacati del pubblico impiego. E quindi direi che lì una luce andrebbe accesa, perché le dinamiche retributive a cui si faceva riferimento sono probabilmente connesse anche agli aspetti proprio legati alla diversa conformazione che l'impiego pubblico non privatizzato ha assunto nel tempo. Ecco, la dimensione quantitativa e qualitativa mi sembra notevolmente impressionante. Ma per rimanere sui dati, aggiungo un'ultima riflessione. È vero, come diceva Silvia, che la cultura del dato ci serve per poter leggere questi dati in ottica preventiva, in ottica di ricostruzione, in ottica, diciamo, di analisi, ma ci dovrebbe servire come lettura
in termini valutativi, di valutazione di impatto, cioè a posteriori per misurare le scelte sensate, le scelte meno sensate, per immaginare, ipotizzare dei correttivi. Ecco, i dati della Ragioneria Generale dello Stato ci offrono anche molti elementi complessivi, molti confronti, molte possibilità di comparazione anche sullo scenario internazionale. Se guardiamo i principali paesi UE, possiamo guardarli rispetto ai dati aggregati, possiamo guardarli rispetto a dati più, diciamo, rifiniti e precisi, e ci accorgiamo che il sistema italiano effettivamente è un sistema per certi versi sotto la media europea da molti angoli di osservazione, e lo è senz'altro rispetto ai paesi forti come Germania e Francia, ma lo è anche rispetto a paesi che fino ad un decennio fa o 2 decenni fa erano considerati al di sotto del nostro, penso in particolare alla Spagna. Quindi la dinamica della contrattazione collettiva sulle retribuzioni, il sistema retributivo del pubblico impiego italiano, io credo che dovrebbe essere osservato anche in quest'ottica di confronti e comparazioni internazionali, e questi dati ci aiutano moltissimo a andare in profondità, per cui ben vengano le analisi, gli studi che su questi dati lavorano e costruiscono delle ipotesi o dei tentativi di spiegazione di fenomeni che osserviamo nella realtà. Vengo al secondo punto, che è quello che, come dicevo, riguarda un po' le questioni di fondo, perché ho la sensazione che non abbiamo rivendicato abbastanza il nostro orgoglio, diciamo, giuslavoristico rispetto al tema che caratterizza l'impiego pubblico da ormai più di 20 anni. Ho accolto con particolare piacere la comunicazione che prima Marina Brolo ci ha fatto sui gruppi scientifico-disciplinari, cioè che lo studio del pubblico impiego diventa uno dei punti, dei temi che qualificano il percorso scientifico dei giuristi del lavoro. Io ho la sensazione che non abbiamo rivendicato abbastanza questo ruolo, specialmente rispetto ad altri colleghi giuristi, e mi riferisco in particolare agli amministrativisti, che continuano per certi versi a far come se non fosse accaduto nulla. Lo fanno con molta autorevolezza, diciamo, a cominciare dal padre degli amministrativisti, che è senz'altro Sabino Cassese, lo fanno anche con meno autorevolezza in alcune altre situazioni, ma sostanzialmente nel raccontare, nel ricostruire, nel configurare la disciplina dell'impiego pubblico, talvolta si ha la sensazione che dimentichino quello che è il nodo di fondo, la questione di fondo, il tema della privatizzazione come scelta fondamentale dell'ordinamento verso la dimensione della contrattazione, verso la dimensione del contratto, quindi la scelta che di fatto ha segnato il più grande cambiamento della storia repubblicana, direi, dal punto di vista del trasportare un intero settore da un mondo ad un altro, anzitutto dal punto di vista della giurisdizione, ma poi anche dal punto di vista della disciplina sostanziale. Perché dico che secondo me è importante tornare a guardare le questioni di fondo? Perché forse nel dimenticarci di questo orgoglio come giuslavoristi abbiamo anche un po' trascurato in questi ultimi anni, seguendo un po' affannosamente questa congerie, questa quantità di norme che veniva anche prima ricordata come un alto tasso di regolazione che ci ha fatto un po' perdere di vista i nodi di teoresi fondamentali. Allora io penso che lì dovremmo tornare, perché dovremmo provare da quei nodi a, diciamo, ricostruire aspetti della disciplina che oggi hanno un pochino perso la loro compattezza, la loro coerenza. Vi faccio un paio di esempi per farvi capire a cosa sto pensando, poi naturalmente sarebbero esempi che avrebbero bisogno di tempo e oggi non è la sede e non è l'occasione giusta per esplicitarli, però spero che qualcuno appunto dei più giovani possa dedicarsi ad andare più in profondità su questi profili. Penso per esempio all'aspetto essenziale di che cos'è la privatizzazione. La privatizzazione del lavoro pubblico è un'estensione della contrattazione collettiva al mondo dell'amministrazione pubblica, oppure è una contrattualizzazione del rapporto individuale, oppure sono entrambe le cose e come le due cose stanno insieme? Perché ad ascoltare le relazioni del professor Garilli e della professoressa Ciucciovino, ma in generale ad osservare questo tema della retribuzione, talvolta si ha la sensazione che a prevalere sia
la dinamica della contrattazione collettiva. In fondo il decreto 165 e ancora prima il decreto 2993 hanno costruito sulla materia retributiva, le norme di cui ci hanno parlato prima i relatori che mi hanno preceduto, hanno costruito di fatto un sistema di rinvio alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e integrativa, sostanzialmente blindando questo sistema rispetto alle incursioni del legislatore che nel tempo precedente alla privatizzazione erano molto più consistenti di quanto sono state nei tempi a noi più vicini, ma di fatto questo è un elemento che ha portato a sacrificare un po' l'aspetto della privatizzazione come contrattualizzazione del rapporto individuale. Allora, forse varrebbe la pena tornare a riflettere su come gli interessi pubblici dell'articolo 97 incidono sulla causa del contratto individuale di lavoro. C'è questa incidenza, è diretta, è indiretta, abbiamo la possibilità di costruire effettivamente, alla luce di questi 20 e più anni che sono decorsi dalla privatizzazione, il contratto di lavoro come contratto a prestazioni corrispettive, cioè come un contratto che ha le stesse caratteristiche del contratto di lavoro subordinato di cui è l'articolo 2094 del Codice Civile. Lo scambio è corrispettivo e se effettivamente lo scambio è corrispettivo, quali sono gli spazi per valorizzare questa dimensione di scambio che evidentemente deve essere anche e deve avere anche una ricaduta sul piano del contratto individuale. Per cui insomma dal mio punto di vista non basta dirci che i super minimi o i trattamenti ad personam sono impediti da una disciplina legislativa, per come è stata interpretata dalla Corte Costituzionale, che sostanzialmente ha limitato l'azione del singolo datore di lavoro e della singola relazione negoziale. Io penso che come giuristi costruttivi dovremmo sforzarci di vedere dove stanno i limiti, dove stanno le ambiguità di questa costruzione, dove sono i nodi sui quali si può lavorare in una prospettiva, io penso, di cambiamento, di innovazione, come veniva detto in avvio, perché poi i temi dell'impiego pubblico ormai a me sembrano sostanzialmente, se li guardiamo dal punto di vista del mercato del lavoro, mi sembrano sostanzialmente comuni a quelli dell'impiego privato. Ormai il mercato del lavoro è pubblico e privato insieme. Se voi pensate alle dinamiche di reclutamento, se pensate alle dinamiche di attrattività, se pensate appunto a quello che veniva citato in avvio, al fatto che l'impiego pubblico è di fatto in competizione con l'impiego privato e spesso soffre questa competizione, forse dobbiamo provare a ragionare proprio vedendo se gli strumenti concettuali possono avvicinarsi un po' di più di quanto non è stato in un tempo passato, perché se non si fa questo sforzo io penso che la pubblica amministrazione sia destinata a soccombere. Ora sento qualche dirigente pubblico qui e là dire che da qui a breve l'intelligenza artificiale sostituirà molta della manodopera impiegata nelle pubbliche amministrazioni. Ora è uno scenario possibile, a me sembra molto di là da venire. Mi sembra che nei prossimi decenni ancora il tema dell'impiego pubblico sia un tema di manodopera, sia un tema di regolazione, sia un tema di attrattività, sia un tema di costruzione di relazioni contrattuali che devono avere quanto più è possibile vicinanza con i profili che riguardano il mondo del lavoro privato. Se vi è capitato, immagino sia capitato a tutti voi, di osservare alcuni settori critici e cruciali, penso alla sanità che è stata evocata più volte nel pomeriggio di oggi, ebbene c'è certe professioni dell'ambito sanitario, sono professioni che hanno una sorta di continuum tra le cooperative che sostengono il sistema sanitario dall'esterno, il personale addetto alle strutture sanitarie semipubbliche e il personale addetto alle strutture sanitarie pubbliche in quanto tali. Come dire, sono datori di lavoro in concorrenza tra loro che si rubano le persone e persone che aspirano a lavorare o che sono costrette, nei casi di povertà lavorativa, a lavorare in un sistema in cui i punti di connessione sono molto più evidenti e molto più stretti di quello che noi immaginiamo quando li ricostruiamo sulla carta attraverso uno studio pure semplice delle norme. Per cui il mio invito è proprio quello di cercare di trovare questi punti di connessione o questi punti, diciamo, di frizione. Ecco, vorrei fare un esempio anche più concreto per mostrarvi che questo secondo me è possibile e in qualche modo andrebbe recuperato nella prospettiva costruttiva che accennavo. Pensate per esempio al tema dell'indebito oggettivo.
è stato un collega giuslavorista qualche tempo fa a scrivere un volume, secondo me un po' sottovalutato, nel senso che non lo abbiamo discusso abbastanza, però molto interessante, sul sinallagma nei contratti di lavoro per le pubbliche amministrazioni, e con uno studio storico-critico che sostanzialmente ricostruisce tutti i profili non sinallagmatici del contratto di lavoro, del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. E il tema dell'indebito è esattamente il tema nel quale si scontrano diverse visioni della dimensione contrattuale. Il tema dell'indebito oggettivo ha rispetto al settore pubblico una ricaduta giurisprudenziale diversissima da quella che ha nel settore privato, almeno per un lungo periodo storico, e un tendenziale avvicinamento nei tempi a noi più vicini. Ora, questo è un tema di grandissima portata applicativa in relazione anche al fatto che la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla norma che fonda il meccanismo dell'indebito oggettivo nel nostro codice civile, che è l'articolo 2033. La Corte Costituzionale, con una sentenza senz'altro importante dei primi mesi del 2023, la numero 8, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da diversi giudici rispetto al contrasto con la disciplina del sistema convenzionale europeo, però di fatto il nodo dell'indebito oggettivo è rimasto sul tavolo. Il nodo si lega all'articolo 2126 e quindi alla prestazione di fatto che, come ci ha ricordato prima il professor Garilli, ha una diversa lettura nel mondo del lavoro pubblico. Il nodo, io credo, è destinato prima o poi ad essere sciolto in via interpretativa. Segnalo che la stessa Corte Costituzionale è tornata sul punto in relazione ad un profilo in realtà un po' diverso, che è quello legato alla NASPI, con la recentissima sentenza 80 del 2024. La questione dell'indebito oggettivo, quando il rapporto sia collegato ad un'amministrazione pubblica, a mio avviso tornerà, ed è una questione sulla quale proprio attraverso questa lente dei principi di teoresi che mettono vicino il mondo del lavoro pubblico a quello privato andrebbe studiata con maggiore profondità. Dal punto di vista, e arrivo così al terzo e ultimo aspetto che volevo provare a toccare in questo mio intervento, dal punto di vista dei temi di innovazione istituzionale, a me pare che il contesto attuale sia particolarmente interessante per le specialità, e qui faccio riferimento in particolare alle regioni speciali, come è il Trentino, da cui vengo, e come è il contesto del Friuli, dove voi vi trovate, perché le specialità hanno, come dire, una situazione anche questa paradossale. Nella stagione post-riforma del titolo V della Costituzione si è avuto una sorta di restrizione progressiva del valore della specialità, nel senso che la Corte Costituzionale, con molti interventi che ora riassumo in estrema sintesi, ha di fatto leso progressivamente il valore dell'autonomia speciale, toccando addirittura degli spazi che erano presidiati da norme degli statuti speciali, quindi da norme di rango costituzionale sostanzialmente, perché fino a prova contraria gli statuti speciali sono norme di rango costituzionale. La Corte Costituzionale con molte sentenze è intervenuta valorizzando quei principi di fondo, quelle norme, quelle etichette costituzionali come l'ordinamento civile, il coordinamento della finanza pubblica, è intervenuta a restringere la competenza delle regioni a statuto speciale, però di fatto ha sempre lasciato aperta la porta della salvaguardia della contrattazione collettiva primaria. Questo secondo me è il punto fondamentale. La contrattazione collettiva nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale è una contrattazione collettiva primaria, come ci è stato ricordato in avvio da parte della vice direttrice della direzione centrale autonomia locale e funzione pubblica della regione Friuli. E questa contrattazione collettiva si svolge attraverso agenzie sostanzialmente
analoghe all'ARAN, quindi agenzie tecniche che operano nel contesto provinciale o regionale, questa contrattazione collettiva si svolge su diversi livelli e quindi si svolge sostanzialmente replicando il modello della contrattazione collettiva che il 165 disegna per l'impiego pubblico statale. Ecco, io penso che ci sia un forte spazio di recupero della specialità, un forte spazio potenziale, che può essere in questa fase storica tale da valorizzare la potenzialità di regolazione di questa contrattazione collettiva, proprio assecondando quello che per esempio diceva prima Silvia a proposito del tema della valorizzazione della contrattazione in funzione di alcuni elementi come la premialità, come la correzione del gender pay gap, come aspetti diciamo di sostanziale sostegno della prestazione, proprio legando la dimensione retributiva alla effettività, ai contenuti delle prestazioni, delle attività. Ecco, credo che sia un terreno non semplice da percorrere, però penso che sia il terreno attraverso cui si può valorizzare il settore pubblico rispetto al settore privato, si può per esempio rendere attrattivo quel settore rispetto ad altri, e probabilmente in uno scenario in cui l'autonomia differenziata a passi lenti comincia ad essere tema all'ordine del giorno anche del nostro Parlamento, dalle regioni speciali poi non mi meraviglierei se la questione potesse essere allargata alle regioni ordinarie, o almeno ad alcune di queste, perché nel testo del disegno di legge poi approvato dal Senato sull'autonomia differenziata, in realtà il tema dell'impiego pubblico regionale è sostanzialmente aperto. Ci sono limiti generali, ma questo è uno degli elementi rispetto ai quali io penso che le regioni più forti potrebbero avere pretese da giocare. Ecco, io non ho paura dell'autonomia differenziata, penso che in un contesto complessivo come quello in cui ci troviamo, mi pare che tutti noi abbiamo osservato la città del mondo del lavoro pubblico dal punto di vista del trattamento economico retributivo, ma più in generale come elemento per valorizzare la competitività del sistema paese, io credo che questo processo di cambiamento istituzionale potrebbe portare delle significative novità anche rispetto alla valorizzazione della contrattazione collettiva primaria. Per cui penso che ci sarebbe da dire forse qualcosa in più rispetto allo spazio per gli statuti speciali, per le norme di attuazione, però ci sposteremo su un terreno che è molto più di diritto costituzionale che non di diritto del lavoro in senso stretto. Mi limito, diciamo così, a segnalare il tema come tema che in questa fase storica ha bisogno di essere presidiato anche nella chiave proprio dei percorsi, degli studi di ricerca che nascono dal basso. Mi fermo, vi ringrazio molto per l'attenzione. Al professor Salomone per questo intervento, e mi corre solo l'obbligo di dire, qui dobbiamo dire sempre Friuli, Venezia Giulia, perché siamo piccoli ma complicati. E la giornata di oggi ne è un abbastanza chiaro esempio. Vorrei dire che quello che ci salva, credo, a parte il buon umore per essere insieme, è che Clip è nato con l'idea di essere uno e trino. Clip è sempre stato video, per cui dove difettiamo sul canale video sappiamo che abbiamo gli iscritti, e guardo gli autori dei volumi già fatti da fare che sono qui in sala, e alcuni li ringrazio per aver già mandato e altri li sollecito sin da qui. L'altro canale di Clip è sempre questo desiderio di vederci almeno una volta all'anno in presenza, per cui dove non coprirà uno arriverà l'altro, con la certezza di riuscire a far passare un messaggio di credo stia già arrivando, di grande complessità del lavoro pubblico, delle pubbliche amministrazioni. Un piccolo annuncio e diciamo continuiamo col professor Vallacqua, che è qui anche come direttore del fondo della Previdenza Bocconi. Abbiamo optato per un open bar, per cui visto che abbiamo dei tempi un po' lunghi, il coffee break è attivo da ora, continuiamo però
e continuiamo il nostro discorso, per cui il caffè è lì fuori che vi aspetta, andate, venite o come me rimanete. Grazie per Grazie innanzitutto dell'invito a questo interessantissimo percorso che avete attivato, per il quale vi faccio i complimenti. E poi sdrammatizziamo, sì, errare umano, ma per incasinare tutto basta un computer, diciamo, se vogliamo sintetizzare quello che è successo fino adesso. Allora, io mi occuperò di un tema, diciamo, che riguarda la previdenza complementare, in particolare la previdenza complementare per i professori e ricercatori universitari in quanto non contrattualizzati. Con una considerazione di fondo, il tema della previdenza complementare, che richiede necessarie competenze di diritto sindacale, di diritto del lavoro, è uno dei temi meno studiati dai giuslavoristi e anzi più sottovalutato in assoluto, posto che c'è una forte necessità di collaborare e collegare notevoli quantità di normative speciali. Quindi cercherò in questo mio breve intervento anche di dare qualche spunto che si ricollega anche ai precedenti interventi circa l'inquadramento di che cosa sia il non contrattualizzato, anche alla luce delle sentenze poi della giurisprudenza amministrativa. Allora, per parlare di previdenza complementare, cioè di una previdenza che si aggiunge a quella pubblica, non possiamo che fare un breve accenno a quando e come si dovrebbe andare in pensione per i professori e ricercatori universitari, nella misura in cui da un lato la previdenza complementare serve per quello che dirò tra poco, colmare un gap rispetto a quello che il sistema pubblico dovrebbe dare, che via via invece riduce come prestazione pubblicistica, e dall'altro il diritto a ottenere le prestazioni dei cosiddetti fondi pensione è strettamente collegato alla maturazione dei requisiti nel sistema pubblicistico. Una cosa molto interessante è questa, che ahimè da quando da qualche anno mi occupo anche di dirigere tutta la parte dell'area pensione Università Bocconi, oltre che il fondo pensione per i professori ordinari, e che spesso non si sa che i professori universitari hanno dei limiti ordinamentali, 70 anni grosso modo per gli ordinari e gli associati, a seconda che abbiano o meno optato per la riforma Moratti, 65 per alcuni ricercatori già diciamo in servizio quando è entrata in vigore la riforma Moratti, ma questo non significa che non possano andare via prima con le regole della riforma Fornero. Attualmente quelle esistenti, 67 anni di età con 20 di contribuzione per la vecchiaia, 42 anni e 10 mesi per gli uomini per l'anticipata e 41 anni e 10 per le donne. Tanto è vero che, con mia sorpresa, quando diciamo mi sono interfacciato con i colleghi occupando questo spazio, molti dubitavano di questa possibilità, che vi assicuro è normativamente diciamo disciplinata, dicendo ma noi siamo una categoria speciale, non rientriamo nell'alveo della disciplina della riforma Fornero. Ci rientrano anche non contrattualizzati. Adesso non ho il tempo di entrare sulle tecnicalità normative, ma la notizia è: se uno si scoccia di fare il professore universitario, cosa difficilissima perché si tende a morire dentro l'università, può anche andare via prima. Ci sono dei casi, ve lo assicuro. Detto questo, qual è la situazione per collegare la previdenza complementare? E il termine complementare da un punto di vista giuridico è importante, perché molto spesso e ahimè a livello giornalistico, ma purtroppo a livello scientifico, spesso vengono utilizzati dei termini per indicare i fondi pensione che non riguardano la previdenza complementare. Un esempio su tutti: non faccio nomi e cognomi per evitare querele, ma ci sono stati più di un servizio giornalistico, più di un giornale che titolano "Parliamo dei fondi pensione" e poi parlano delle casse dei liberi professionisti, cioè parlano di previdenza pubblica, perché le casse dei liberi professionisti sono l'equivalente dell'INPS dei privati, non sono i fondi pensione. Ma se io parlo dei fondi pensione e invece parlo delle casse e poi dico che le casse possono investire in immobili, sto dando l'idea che un fondo pensione può investire in immobili, cosa che il fondo pensione non può fare, che il fondo pensione può investire in strumenti altamente speculativi, cosa che non può fare. Quindi il termine è importante perché anche la disciplina di riferimento, il decreto legislativo 252 del 2005 e il decreto legislativo, lo vedremo a breve, 124 del 93, che non è abrogato per
per il pubblico impiego, utilizzano questa terminologia. Il tema qual è? Che se è complicato parlare di fondi pensione per i privati e per i pubblici contrattualizzati, lo è altrettanto, anzi molto di più per i non contrattualizzati. C'è da dire una cosa, che comunque anche i non contrattualizzati, quindi anche i professori e i ricercatori universitari, si trovano nel quadro che è il seguente, cioè nel corso del tempo e da ultimo con la riforma Fornero, qualunque lavoratore italiano o per la totalità, soggetti che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dal 96 o soggetti che hanno iniziato a lavorare prima a secondo delle anzianità, hanno un pezzo di pensione o tutta la pensione calcolata con un metodo che si chiama contributivo. Per farvela breve, non fare l'economista prestato al diritto significa che io do dei soldi all'INPS, l'INPS me li fa rendere come? In base a una cosa che si chiama come va il nostro prodotto interno lordo mediamente ogni 5 anni. Questo è importante perché un'altra affermazione che ahimè mi capita di leggere anche dal punto di vista scientifico è: guarda che se dai €1 a un fondo pensione vai sui mercati e il rendimento è variabile, se lo dai all'INPS rendimento costante e fisso nel tempo. Sbagliato e non vero, perché il rendimento che è dato a €1 presso l'INPS dipende dal saggio medio di variazione quinquennale del PIL e nel 2015 addirittura nel 2022 è stato negativo, cioè ho dato €1 all'INPS e quell'euro non solo non mi dà una pensione di 1, ma me ne dà meno di 1 e sono stati necessari 2 interventi normativi per attribuire, diciamo, quantomeno l'unità. Il tema poi di fondo è che nel corso del tempo, in particolare direi dal 92 in poi, quello che è accaduto a tutte le categorie è che il valore in assoluto di quanto avrò di pensione rispetto a quello che è l'ultimo stipendio o l'ultimo, diciamo, reddito percepito, questa cosa si chiama tasso di sostituzione, cioè quanto vale la mia prima rata di pensione rispetto all'ultimo stipendio, tende a ridursi e grosso modo per i più giovani, cioè chi ha iniziato a lavorare dal 96, a seconda, diciamo, del tipo di lavoro, però l'abbattimento rispetto all'ultimo stipendio sicuramente va da un 30 a un 40% e quindi in quest'ottica il legislatore ha detto: beh, se io levo con la previdenza pubblica devo consentire uno strumento che non funzioni come la previdenza pubblica, perché avrei altrimenti gli stessi problemi, e sono stati introdotti i fondi pensione con una normativa speciale. Speciale significa spesso in deroga totalmente da quello che è la normativa, ad esempio l'associazione del codice civile, da quello che in alcuni casi, da quelli che sono in alcuni casi i principi della contrattazione collettiva, poi farò qualche accenno. E quindi c'è un tema anche molto spesso di necessità di capire qual è il ruolo dell'autorità di vigilanza in questo settore, quando ad esempio va a toccare cosa può fare la contrattazione di secondo livello, cosa può fare nella pubblica amministrazione il contratto collettivo di comparto, perché in realtà tra la COVIP, che è l'autorità di vigilanza sui fondi pensione, normativamente da un decreto dal 252 ha il potere di disciplinare e interpretare la normativa di riferimento. Quindi il quadro che ci interessa è: le pensioni pubbliche si abbassano, il legislatore introduce dei fondi pensione, li ha introdotti però in maniera diversa per pubblici e privati e all'interno dei pubblici in maniera diversa tra contrattualizzati e non contrattualizzati. Sostanzialmente, e cercando di sintetizzare al massimo, noi in questo momento ci troviamo di fronte a un panorama dei fondi pensione che è questo. Abbiamo una serie di fondi creati dalla contrattazione collettiva, che chiamerò negoziali. Che ne so, per i metalmeccanici c'è Cometa, ma nel settore pubblico in questo momento solo per i contrattualizzati Espero, per il comparto scuola, per il Ministeri, il Parastato, il Servizio Sanitario Nazionale c'è Perseo Sirio, e diciamo questi fondi attraverso la contrattazione collettiva definiscono l'alveo della platea di riferimento e diciamo cercano di tener conto anche dal punto di vista della quantificazione della contribuzione che poi va a finanziare il fondo delle caratteristiche della platea, con una differenza per il pubblico impiego, in particolare per i contrattualizzati, che anche ai contrattualizzati è stato esteso nel tempo un istituto che era prettamente dei privati, cioè il trattamento di fine rapporto, ma con una differenza sostanziale della virtualità, cioè le pubbliche amministrazioni quando pagano l'equivalente che serve non per il TFR, ma per il trattamento di fine servizio. E quello che paga un'amministrazione oggi per il mio trattamento di fine servizio è utilizzato contestualmente oggi per pagarlo a chi è già cessato dal servizio.
Quando c'è stata la necessità di passare al TFR, il tema non poteva che essere: io non ho i soldi, perché se metto realmente i soldi del TFR nel fondo pensione non ho più i soldi per pagare il trattamento di fine servizio, quindi dico che do dei soldi, li imputo, li faccio rivalutare a un certo valore che non è qui la sede di affrontare, però li trasformo in reali solo quando cesso dal servizio. Questa cosa è successa per tutto il pubblico impiego contrattualizzato. Per il pubblico impiego non contrattualizzato il passaggio ai fondi pensione, attenzione, è stato velatamente collegato a questa idea. Quando i non contrattualizzati, è molto chiaro ad esempio per le forze armate e di polizia nella legge 448 del 98, vorranno attivare un fondo pensione di comparto, prima dovranno decidere di passare al trattamento di fine servizio, che è la liquidazione parametrata all'ultimo stipendio, al trattamento di fine rapporto. E io, da economista prestato al diritto, ho sempre detto ai miei colleghi giuristi: chi scrive queste norme non conosce la normativa, perché il trattamento di fine servizio è nettamente migliorativo rispetto al trattamento di fine rapporto. Quindi prima di impostare una norma bisogna fare l'analisi economica del diritto, cioè le conseguenze che la norma pone dopo che io la ponga in essere. Detto questo, abbiamo poi una serie di altri fondi aperti e piani individuali di previdenza assicurativi che sono offerti dagli intermediari finanziari. Qual è la differenza? La differenza è che l'intermediario finanziario, una banca, un'assicurazione, una SIM, crea il fondo pensione, ci deve trarre un profitto, mentre il fondo negoziale non ha uno scopo di lucro. Conseguenza, io quando mi iscrivo a un fondo aperto, un piano individuale, dovrò accettare dei costi che sono anche collegati alla remunerazione dell'intermediario. Questo è il quadro. Qual è il problema giuridico? Il problema giuridico è questo: se andiamo a vedere la normativa che dovremmo applicare ai fondi pensione, troviamo due decreti fondamentali. Il decreto legislativo 252 del 2005, che si applica a tutti i dipendenti privati che aderiscono a un fondo pensione, ma si applica a qualunque dipendente pubblico che per i fatti propri, in quanto singolo, decida di andare ad aprire un fondo pensione. Cioè, se io vado in banca e dico voglio sottoscrivere un fondo pensione, non mi trattano come un dipendente pubblico, mi applicano la stessa disciplina del privato, con la conseguenza però che io non avrò mai la cassa integrazione guadagni e quindi non potrò usufruire di tutta quella parte di disciplina che è pensata per la cassa integrazione guadagni, o non avrò mai certi tipi di fattispecie collegabili come le anticipazioni da TFR. Ma, diciamo, per semplificare, se sono un dipendente pubblico, non importa se contrattualizzato o non contrattualizzato, e come singolo vado a sottoscrivere un prodotto, mi trattano come un privato. Il tema qual è? Per i dipendenti pubblici invece, che vogliono creare un fondo di comparto, in questo momento esistono, o di categoria, solamente, ripeto, Espero, Perseo Sirio e Territoriale Labor Funds nel Trentino Alto Adige. Per ragioni di risparmio di finanza pubblica, dato che la nuova normativa consentiva vantaggi fiscali e sostanziali notevoli, si è deciso di continuare ad applicare la vecchia normativa, ma con una formulazione che dice: a tutti i dipendenti di cui all'articolo 1,2 del testo unico del pubblico impiego continua ad applicarsi integralmente ed esclusivamente la precedente normativa. I temi quindi sono due per i non contrattualizzati. Il primo è: i non contrattualizzati è vero che non stanno nell'articolo 1,2 del testo unico del pubblico impiego e stanno nell'articolo 3? Il secondo tema è per i professori: si sono dimenticati un pezzo di normativa, cioè manca nella normativa esistente, vi farò vedere tra poco, il pezzettino che richiama su come si possono creare i fondi pensione per i non contrattualizzati, perché quando hanno richiamato le norme lo hanno fatto per tutti, ma solamente richiamando il comma 1 dell'articolo 3 del testo unico del pubblico impiego. Analizziamo il primo problema, che è un problema comune a molte altre tematiche, cioè se io, quando vado a trattare un professore universitario in questo caso, lo devo considerare inquadrabile nell'articolo 1,2 del testo unico del pubblico impiego oppure nell'articolo 3. Rispetto al nostro tema se io lo considero nell'articolo 1,2 devo applicare la disciplina dei fondi pensione nei privati, se lo considero invece non in quell'articolo lì devo applicare la disciplina dei soggetti non contrattualizzati e quindi quella più penalizzante. Qual è la situazione dal punto di vista anche della giurisprudenza? Allora, c'è una tesi, diciamo la prevalente, che dice: ma è molto semplice, cosa stai dicendo Vallacqua?
C'è un testo unico, all'articolo 1 vengono definite il 165 del 2001 tutte le pubbliche amministrazioni, poi negli articoli seguenti, articolo 2, si stabilisce la contrattualizzazione, cioè chi sono i dipendenti pubblici contrattualizzati, a cui si applicano le norme al capo primo, titolo secondo, libro quinto, sezione seconda e terza del Codice Civile, e all'articolo 3 ci sono i non contrattualizzati, quindi forze armate di polizia, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari. Quindi i professori e ricercatori universitari non sono ricompresi nell'alveo di cui l'articolo 1,2. Questa è la tesi prevalente. Altre tesi. Seconda tesi. Faccio l'esempio Caringella, Consiglio di Stato, giudice del Consiglio di Stato. Testo unico sul pubblico impiego. Attenzione, il testo unico sul pubblico impiego ha un articolo 1 onnicomprensivo in cui è definito l'alveo della pubblica amministrazione. Nell'ambito dell'alveo della pubblica amministrazione poi si inquadrano rispetto alla normativa diciamo assimilabile per rinvio a quella privatistica, quanti prendono delle norme dal settore privato e quanti invece continuano a rimanere con una normativa propria, ma sempre nell'alveo dell'articolo 1, cioè l'articolo 3 mi serve solo per dire nell'alveo di chi è dipendente pubblico che tipo di rapporto come gli vado a regolare il rapporto di lavoro. Questa tesi e questa posizione è stata sposata ad esempio all'Agenzia delle Entrate quando abbiamo fatto un interpello in Bocconi per il fondo pensione dei professori universitari, in quanto l'autorità di vigilanza riteneva che la fiscalità che era stata estesa anche ai dipendenti pubblici più vantaggiosa, fino a quel momento nel 2018 prevista solo per i privati, si doveva estendere solo ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1,2 e quindi dicevano, siccome nell'articolo 1,2 non ci sono i professori universitari, voi dovete continuare ad avere la previdenza peggiorativa. Abbiamo fatto un quesito e l'Agenzia delle Entrate ha detto non è così perché i professori universitari sono nell'alveo dell'articolo 1,2, quindi dovete dargli la stessa fiscalità dei privati. Attenzione, il problema si complica ulteriormente se consideriamo i professori delle università private, quindi Bocconi, Luis, eccetera. Perché c'è una prima giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato, eccetera, poi se volete, ma chi è interessato vi do i riferimenti specifici, che dice, attenzione, le università libere, come le università statali, sono enti pubblici non economici, quindi sono da inquadrare nell'articolo 1,2 del 165 del 2001. Il tema qual è? Che se io vado poi a guardare un'altra parte di giurisprudenza, la più recente, esempio c'è anche un parere dell'ANAC del 2024 e c'è il Consiglio di Stato anche del 2023, la posizione più recente dice che l'università non privata non è pubblica o privata, ma dipende dalla materia sottostante che vado a trattare, cioè ogni qualvolta io ho a che fare con un professore e c'è una norma di riferimento che può essere, posso fare un'attività privata, posso entrare in un consiglio di amministrazione privato, posso applicare la normativa sui fondi pensione come per i privati più vantaggiosa, devo guardare se questo mi arreca o no un danno alla finanza pubblica. E quindi il concetto di fondo è che è un professore di un'università, in particolare privata, è un dipendente di un ente pubblico quando si ha a che fare con una norma che può creare un danno all'erario. Non lo è, ma va trattato come un privato quando c'è una norma che non arreca danno all'erario. Ad esempio, nel caso che vi sto dicendo, sicuramente avrebbe comportato un danno estendere la disciplina dei privati fino al 2018, fin quando non l'ha previsto il legislatore. Ma vi dirò di più, c'è una sentenza di quest'anno della Cassazione, sezione tributaria, che chiude definitivamente la questione e dice: ragazzi, non vi fate problemi nemmeno della regola sottostante, i dipendenti pubblici, professori universitari, anche delle non privatizzate, sono dipendenti di enti pubblici non economici. Attenzione, perché questa cosa qui che riguarda i fondi, quindi, è un problema generale che impatta su tutto il resto. Cioè, se io non, per qualificare cos'è un non contrattualizzato, non devo più guardare articolo 1, articolo 3, ma devo guardare l'articolo 1, dove ci stanno anche i non contrattualizzati, e poi all'articolo 3 guardo solo quali norme vado a prendere dal codice civile per diciamo l'applicazione del rapporto di lavoro. Si complicano anche altri settori, quindi sarà molto interessante approfondire questo filone. Detto questo, il tema
dei fondi pensione per i professori universitari. Non esiste un fondo di categoria. Mettiamo che vogliamo creare, come è stato fatto o come è possibile con alcune altre norme per i soggetti contrattualizzati, un fondo pensione per i professori e ricercatori universitari italiano, perché singole università hanno creato i fondi pensioni, sempre c'è in Bocconi, ad esempio c'è l'Università di Napoli, ma come benefit aziendali, chiamiamoli così. La fonte istitutiva che riguarda la possibilità di creare fondi pensione per i dipendenti pubblici non contrattualizzati, richiamata dalla normativa di riferimento, dice che per il personale di cui all'articolo 3,1 del 165 del 2001, i fondi pensione li puoi creare o, se c'è scritto nella normativa di riferimento, o mediante accordi tra lavoratori promossi dalle loro associazioni. Peccato che l'articolo 3,1 non comprende i professori universitari. Quindi se io oggi volessi dire, cosa che ho fatto, perché me ne sto occupando da vicino e poi vi dirò, se io volessi portare avanti la possibilità di creare a livello nazionale, col CUN ad esempio, creiamo un fondo pensione di comparto per i professori e ricercatori universitari. Il passo successivo è che scritto la norma non conosce il decreto 165 del 2001 perché si è dimenticato di richiamare il comma 2 dove ci sono i professori e ricercatori universitari. Contesto generale, vi ho già detto dei contrattualizzati, cioè hanno dei fondi pensioni, hanno avuto il passaggio al TFS e al TFR e soprattutto hanno trovato i soldi da parte della pubblica amministrazione, cioè un dipendente della scuola, se aderisce al fondo Espero, ha diritto a dei soldi pubblici come contribuzione datoriale. La situazione invece per i non contrattualizzati, forze armate di polizia, ma anche professori, è la seguente. Innanzitutto io non ho una norma che mi consente di fare il fondo di comparto. 2. Non ho per ora una normativa che mi consente di fare il passaggio perché tutti i fondi pensione sono tarati sul fatto che la principale fonte di finanziamento è il TFR. Non ho, quantomeno per i professori universitari, una norma, come invece esiste per i militari, che preveda come si debba fare il passaggio dal TFS al TFR, posto che convenga. Terzo elemento, c'è il tema che un dipendente pubblico in questo momento che aderisce a non un fondo di comparto, ma a un fondo pensione, e credetemi, io ho a che fare con la categoria dei professori e ricercatori universitari, sono i meno informati in assoluto sulla pensione e sui fondi pensione. Gli errori più assurdi che ho visto, tra cui anche l'osservazione, ma perché io sono dipendente pubblico, apro e chiudo parentesi, li ho sentiti dai professori e ricercatori universitari, che aderendo ai più svariati tipi di prodotti pensano di avere un fondo pensione. C'è un tema di scarsa cultura previdenziale che secondo me è un tema anche dal punto di vista del diritto del lavoro, perché il diritto della previdenza, il diritto alla previdenza complementare è sempre stato visto, vabbè, ma è uno che scrive, che si occupa di queste cose, non conosce, no, perché bisogna avere a monte una serie di problematiche sulla contrattazione collettiva di primo e secondo livello, eccetera. Quindi c'è un tema che bisogna affrontare adesso, soprattutto perché si sta incominciando a parlare di potenziale obbligatorietà di adesione ai fondi pensione, anche per le categorie non contrattualizzate. E vengo al punto. Prendendo spunto da quello che, diciamo, di cui mi sono occupato direttamente per i carabinieri, che sono non contrattualizzati, il tema era: i carabinieri, come i professori e ricercatori universitari, non hanno sostanzialmente la possibilità in questo momento di avere dei soldi alla pubblica amministrazione. Non se ne parla di passare dal TFS al TFR, per cui non conviene. Se aderiscono a un fondo, per adesso lo fanno come singolo, ma potrebbero, utilizzando le norme 252, fare un'adesione collettiva, cioè come collettivo con delle regole notevolmente più vantaggiose, a un fondo creato da un intermediario finanziario. Non vi sto qua a dire la quantità di diciamo, colleghi che dicevano no, non si può fare, non si può fare. Per essere pratici, ho fatto un quesito all'autorità di vigilanza deputata a vigilare e ha detto sì, lo puoi fare. Quindi, sintetizzando nel caso, l'Università di Udine, che non può fare un fondo pensione di comparto a livello nazionale di altri professori, qualora volesse tutelare i propri professori e ricercatori universitari, potrebbe indire una gara per individuare solo per i professori dell'Università di Udine e senza il passaggio al TFS e al TFR un fondo come collettivo? Quale sarebbe la differenza? Che normalmente questo implica condizioni di costo e tipologie di investimento più favorevoli rispetto al professore che va come singolo in quel prodotto.
Cosa abbiamo fatto in Bocconi? Sto per terminare, ma per darvi un'idea poi dell'ultima, diciamo, cosa che è la più recente, che secondo me è scritta malissimo. In Bocconi abbiamo una situazione di questo tipo: abbiamo un fondo pensione per gli ordinari, anche qui si ripropone la categoria gerarchica militare ordinari associati ai ricercatori, che hanno un fondo sostanzialmente loro, e a cui si applicano però le regole del 124 del 93, quelle più penalizzanti. Perché sostanzialmente cosa è successo? Si è ritenuto che la regola, come vi ho detto prima, che riteneva che ai soggetti di cui l'articolo 1,2 doveva applicarsi la vecchia normativa, noi da subito l'abbiamo interpretata come anche i non contrattualizzati stanno nell'articolo 1,2. Ci ha dato ragione l'Agenzia delle Entrate, ci ha dato ragione il Consiglio di Stato, ci ha dato ragione l'ANAC, ci ha dato ragione l'ultima sentenza della Corte di Cassazione, la 5075 del 2024. Poi ci sono gli associati, ieri l'abbiamo fatto, e i ricercatori, a cui abbiamo deciso di dare un contributo di 2.000 euro con un'adesione collettiva e con la possibilità di contribuire ulteriormente, diciamo, però per i fatti loro. E poi ci sono una categoria particolare che è la Bocconi, che sono gli associate, cioè quelli che ancora non sono diventati associati ma lo diventeranno, a cui si fa un contratto di diritto privato perché non passano per il ricercatore, e che hanno quindi un rapporto privatistico col TFR, e quindi come se fossero dei privati a cui si danno altri 2.000 euro. Ultima slide. Sono saltato, diciamo, dalla sedia letteralmente quando ho letto questo disegno di legge in discussione al Senato. Questo disegno di legge dice che la frase è per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Quindi già con una terminologia che non richiama nessuna norma, e che porrà e chi sono? Quindi questo emendamento dice che tutti questi tizi qua, avvocati e procuratori dello Stato, forze armate e di polizia, professori e ricercatori universitari, dipendenti della Camera, del Senato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle authorities, devono aderire al fondo pensione di comparto Perseo Sirio. È una follia. Io sono stato ho fatto nascere Espero, il fondo della scuola, sono stato il consiglio di amministrazione di Espero, conosco bene Perseo Sirio perché ho supportato lo stesso. Categorie differenti hanno problematiche differenti. I carabinieri che hanno il CNA di Chieti come centro amministrativo non hanno niente a che fare col centro NOIPA del Ministero. Il professore universitario che avrà a che fare per il proprio cedolino con il Ministero di riferimento avrà delle routine organizzative che creerebbero una quantità di casini immani. L'unica nota positiva che leggo è che c'è la volontà di ragionare su un fondo, per la creazione di un fondo di comparto, e che si parla per la prima volta di farlo senza obbligare per i professori e per i ricercatori universitari il passaggio dal TFS al TFR, e si parla di risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione. Non so se questo disegno di legge poi andrà avanti, per adesso è al Senato. Concludo dicendo cosa secondo me occorrerebbe fare. Allora, io mi occupo di fondi pensione da circa 25 anni, grosso modo. Sono una tematica sconosciuta, nonostante il fatto che, volenti o nolenti, con le pensioni abbiamo tutti a che fare, e sostanzialmente, così come per, diciamo, quando mi assumono, mi fanno un corso sulla sicurezza del lavoro, andrebbe fatto obbligatoriamente in Bocconi. Da quando lo facciamo diciamo, sono aumentate le adesioni consapevoli ai fondi pensioni in maniera esponenziale, su che cosa sono due principi cardine: pensioni pubbliche e previdenza complementare. Cioè assumi una nuova persona, obblighi il datore di lavoro a fargli 4 ore di formazione dove gli dai 4, diciamo, dritte, perché altrimenti, e chiudo, fare quello che ha fatto il governo Prodi nel 2007, cioè introdurre il meccanismo del silenzio assenso, cioè il meccanismo che prevedeva l'obbligo di scelta: lascio il TFR in azienda, lo metto a un fondo pensione, quando i lavoratori italiani non sapevano cos'era il TFR, significa ragionare con un'ottica accademica ma non con un'ottica pratica. Quindi bisogna avere riprendere un po' la logica dell'analisi economica del diritto, valutare le conseguenze di una norma prima di porla in essere. Grazie. Davvero grazie al professor Vallacqua, che spero diventi il mio nuovo migliore amico, per la perla di saggezza sul fatto che la pensione è una cosa con cui faremo i conti tutti, e ci speriamo, e soprattutto perché, essendo stato rapidissimo, ci ha regalato 5 minuti di pausa che ce li meritiamo. Allora sospendiamo per 5-10 minuti,
poi ricominciamo, ma ricominciamo dalle conclusioni del professor Boscati su quanto abbiamo sentito sinora, che faranno da apertura a queste bellissime proposte di lavoro dei giovani che hanno partecipato alla call. 5-10 minuti, 5-8 minuti, non di più. Grazie. Siamo. E riprendiamo i nostri lavori con le conclusioni della prima parte che fanno da introduzione per la meritata vetrina per la call dei giovani. Perché non si sente? Semplicemente perché sono fuori microfono. Come sempre a casa sentiranno tutto benissimo e si chiederanno il perché di questi teatrini. Allora, professore Boscati, grazie. Grazie, no, ma sarò telegrafico anche perché non voglio rubare tempo ai giovani. Per Flash abbiamo analizzato il problema, abbiamo individuato anche quelle che possono essere alcune soluzioni, soprattutto la palla passa ai giovani, quindi vuol dire il tema è dovete lavorare, studiare e cercare di elaborare qualcosa che noi non siamo riusciti a fare. Questo è un po' il tema. In un sistema in cui la parola centrale è competitività delle amministrazioni, anche come supporto alle imprese, e del personale delle amministrazioni con un tema economico e un tema non soltanto economico, un tema anche di valorizzazione. Sotto questo profilo, sempre in maniera molto sintetica, sicuramente trattamento economico e materia contrattuale, contrattuale collettiva, potrebbe essere anche contrattuale individuale, ma non lo è per il semplice fatto, vuol dire, che il 2,3 apre a una contrattazione individuale in quanto i contratti collettivi lo consentono, i contratti collettivi non lo consentono. Quindi questo è un tema di stampo prettamente sindacale. Dopodiché la vecchia tematica contrattualizzazione o privatizzazione. Io credo che il tema di fondo sia una contrattualizzazione del rapporto in quanto nasce da un contratto individuale con una privatizzazione degli atti di gestione con un ruolo del contratto collettivo. Questo è un po' il sistema. Riccardo Salomone e anche il presidente Garilli sono entrati sul tema delle fonti. Ecco, io non toccherei la causa del contratto, perché toccare la causa del contratto è una cosa, come dire, pericolosa, soprattutto nel momento in cui qualcuno avrebbe l'idea di introdurre un interesse pubblico all'interno, anche perché se fai questa operazione ti salta anche tutto il gioco, che io non condivido fino in fondo, di verificare una sostanziale omogeneizzazione pubblico-privato. Secondo me rimangono distinti e anzi il pubblico è autosufficiente. Anzi, il professore Vallacqua ci ha detto in maniera estremamente chiara che sul piano previdenziale addirittura non c'è più una differenza sostanziale tra, diciamo, adesso semplifico, perdonami, tra contrattualizzati e non contrattualizzati. Aspetto molto interessante dal mio punto di vista da coltivare. Sul tema del trattamento economico, sicuramente siamo d'accordo sul fatto che i soldi sono pochi e distribuiti male, ma sotto questo profilo livello nazionale, livello integrativo. Per quanto riguarda i soldi, quindi le spendibili a livello nazionale, qua evocati più volte i rapporti ARAN, ma i rapporti ARAN ci dicono anche una cosa, che negli anni del governo dei migliori, si può dire, sì, sono stati elargiti circa 5 miliardi di euro a comparti o a settori meglio specifici. Questo profilo mi sembra un profilo che richiama la fase ante ARAN per valorizzare, se siamo buoni, evitiamo querele, quelli che sono o quelli che erano settori particolari. Dopodiché il tema anche contrattazione collettiva nazionale, le sentenze che non devo chiamare riverso perché sono già stato più volte picchiato, ma che mettono in qualche misura in discussione i contratti collettivi o i ministeriali finiti dei contratti collettivi sottoscritti dai sindacati con parimenti più rappresentativi, potrebbero mettere in gioco anche il lavoro pubblico, perché il sistema è quello, cioè non è un sistema diverso. Quindi questo no, poi non succederà mai per tanti motivi, ma questo tema è un tema abbastanza delicato. Quantificazione a livello di contrattazione di integrativo di ente, lì c'è il fondo e sul fondo che è materia contrattuale la definizione di che cosa deve entrare nel fondo, dell'integrazione del fondo, su questo credo che il contratto collettivo nazionale dovrebbe migliorare l'esistente, cioè prevedere la possibilità di inserire maggiori risorse. Questo è un aspetto che si può fare a legislazione invariata e dipende se l'atto di indirizzo lo consenta o meno. E sulla base di che cosa? Anche sulla base di quelle che possono essere eventuali efficienze o risparmi di spesa delle amministrazioni.
Sul piano ideologico vengo sempre ucciso perché mi dicono che in questo modo io voglio liberalizzare la pubblica amministrazione, creare concorrenza tra le pubbliche amministrazioni. Non è concorrenza, è efficienza. Cioè, se tu sei più efficiente, voglio dire, hai più soldi e più soldi puoi dare al personale. Mi pare una roba ragionevole. Ovviamente non va bene a chi non va bene, a chi vuole omogeneizzare tutti quelli che sono i vari sistemi e le varie regole. Poi c'è il tema della distribuzione fondamentalmente dell'accessorio dell'integrativo. Sotto questo profilo il Presidente Garilli richiamava lo scudo erariale. Lo scudo erariale ovviamente e giustamente probabilmente per alcuni aspetti non piace alla Corte dei Conti, ma lo scudo erariale ha proprio punto di caduta negativo in materia di contrattazione collettiva integrativa, perché il comportamento, se non è doloso, e quando è doloso nel momento in cui i revisori dicono di no e tu ugualmente lo sottoscrivi. E vorrebbe dire sanare, o tendenzialmente sanare no, ma vorrebbe dire non responsabilizzare sul piano erariale certe soluzioni con una responsabilità meramente civilistica, cioè il contratto rimarrebbe nullo, ma la parte negoziale sarebbe indotta a stipulare anche contratti non particolarmente virtuosi. Quindi virtuose anche nella prospettiva della distribuzione in maniera selettiva delle risorse, cosa già difficile oggi, figuriamoci in un sistema in cui in qualche misura volesse garantire il liberi tutti. Il tema gender gap sicuramente è un tema, c'è un imbuto, nel senso che questo è un dato oggettivo, è un dato conclamato e condiviso. Le soluzioni sono soluzioni molto limitate. È stato evocato un piano che è il PIAO, che a me è sempre piaciuto fin dall'inizio. Il PIAO potrebbe essere uno strumento utilizzato in maniera virtuosa dove far emergere questi aspetti legati alla performance e tutti gli altri profili, azioni positive e tutto quello che ne segue. Sicuramente può essere importante, poi c'è la Zilli, non posso dire diversamente, il tema della trasparenza salariale, perché questo è un tema importante. Ecco, non so insomma, nel pubblico quanto appeal abbia, secondo me è più appeal nel privato che non nel pubblico, però insomma mi fermo. Il ruolo sindacale, Riccardo Salomone ci ha parlato di un mercato del lavoro comune, aprendo anche al tema dell'indebito oggettivo. Ecco, io credo che sotto questo profilo del mercato del lavoro comune possa essere vero in certe realtà, sicuramente la realtà di cui lui partecipa, in altre realtà forse un po' meno. Qua probabilmente la vecchia sfida e non invento nulla di nuovo, era l'idea di verificare e valutare se sia possibile differenziare tra amministrazioni di servizio e amministrazioni non di servizio, perché qua l'elemento ci può essere, ma con una differenza, chiudo, cioè che ci piaccia o non ci piaccia, l'articolo 97 Costituzione non è l'articolo 41, dico una cosa scontata, quindi sono promosso costituzionale, privato, lavoro, eccetera, eccetera. Però insomma il 97 mi pone un limite di organizzazione e di vincolo di spesa, e di organizzazione verso interesse pubblico e vincolo di spesa, cioè non posso individuare quelle che sono scelte in qualche misura troppo virtuose dall'alto, dovrei individuare scelte virtuose dal basso. Dal basso cosa vuol dire? Creare risorse e accantonare risorse in amministrazioni efficienti. Questo è un pallino mio, mi sto schiantando da qualche anno, è un pallino mio. Io credo che se l'amministrazione ha delle risorse non devono essere limitate al bilancio, ma devono essere inserite nei fondi. In quale misura da verificare, ma in questa misura. Perché? Perché le differenze, l'hanno riportato Silvia Ciucciovino, ha riportato il Presidente Garilli, ha riportato Riccardo Salomone, anche per certi profili Francesco Vallacqua, ci sono differenziazioni tra le varie amministrazioni. Questo è un dato evidente che parte dall'alto, questa differenziazione, e dal basso in qualche misura dovrebbe essere colmabile. Dopodiché sicuramente gli amministrativisti apparentemente hanno uno spirito di corpo maggiore del nostro. Io non ne sono così convinto fino in fondo, anche perché continuano ad andare avanti sulla base di quelli che sono dei loro schemi particolari, ma la palla da molti anni l'abbiamo in mano noi. Il problema è: noi riusciamo a giocare a partita fino in fondo oppure no? E sotto questo profilo io qualche dubbio ce l'ho. E la partita fino in fondo non la giocheremo fino a quando tutto quello di cui abbiamo parlato, dato economico, dato organizzativo e tutto quello che segue, che si basa sul fatto che il rapporto è contrattualizzato, voglio dire, perché è in questo modo che la valutazione mi sposta sul tema performance e produttività, quello che il regime pubblicistico non potrebbe fare, però presuppone che cosa? Presuppone un sistema che effettivamente dia corso a questi aspetti, cioè che ci sia un diritto politico effettivamente di obiettivi,
ma in tempi con contenuti congrui. E il problema, e chiudo, che si dà sempre colpa alla politica, si dà sempre colpa al sindacato, che hanno sicuramente le colpe, cioè, dividetele voi, ma la colpa forte c'era anche la dirigenza, perché la dirigenza accetta quello che è uno status quo, perché gli va bene, tranne lamentarsi quando cambia il principe e non sei più nelle grazie del principe. E allora tutto, voglio dire, non va bene il politico, non va bene il sindacato, non va bene, eccetera, eccetera. Perché poi, qua chiudo, leggiamo in maniera laica i dati di sindacalizzazione nel settore pubblico e il rapporto tra sindacalizzazione del comparto e i dirigenti. Beh, emergono dati interessanti. Ho finito. E ci siamo. Allora, questa call for clip è stato un esperimento che ha avuto un enorme successo per quel che ci sembra. Abbiamo lanciato questa proposta a giovani non strutturati. Questa proposta è stata supportata enormemente dalla nostra Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, AIDLAS. E mi fa ancora piacere vedere online il nostro presidente uscente, mi fa ancora più piacere condividere questo momento con la segretaria generale uscente, che devo dire si è spesa moltissimo e ci ha aiutato. Sono arrivate 20 proposte, potevamo selezionarne 6 e questo non era possibile. Abbiamo allargato, siamo arrivati ad 8 e anche di questo ringraziamo gli interventi che ci sono stati di supporto. E ora ascoltiamo queste presentazioni e ci supporta ancora una volta la segretaria generale uscente, la professoressa Valeria Filippi. Grazie. Grazie Anna, beh sì, è un piacere essere qui, ringrazio Anna Alessandro per avermi chiesto di presiedere questa sessione in cui andremo proprio a presentare i nostri giovani e le nostre giovani che sono state selezionate per la diciamo, bontà del loro paper. Devo dire che il comitato che ha selezionato tra i 20 paper ha fatto un po' di fatica, quindi ha dovuto lavorare per selezionare i 20 paper perché c'erano tanti lavori buoni. La selezione è poi stata fatta anche sulla base dei temi che erano stati proposti e necessariamente sul fatto che il numero doveva essere contingentato. Allora chiederò adesso ai vari giovani di venire a esporre i risultati delle ricerche, se vogliono sul leggio, quindi stando in piedi, però se si sentono in difficoltà possono anche sedersi, quindi decidete liberamente. Vi chiedo di tenervi nella decina di minuti in modo da riuscire poi a dare spazio adeguato a tutti. Allora, chiamo subito a parlare il dottor Matteo Turrin e stiamo parlando della tematica che riguarda il merito, la parità, la performance tra impiego contrattualizzato e non. Il dottor Matteo Turrin è ricercatore di tipo A all'Università di Bologna e ci parlerà di strumenti e riforme per l'attrattività del lavoro pubblico, valorizzazione del merito e vincoli ordinamentali a confronto. Prego, dottor Turrin. Grazie professoressa Filì, la ringrazio della parola. Buon pomeriggio a tutti. Colgo l'occasione per ringraziare la professoressa Zilli, di nuovo la professoressa Filì e anche la professoressa Brollo dell'ospitalità, dell'accoglienza e dell'organizzazione. Desidero inoltre ringraziare il comitato scientifico di CLIP e in particolare nuovamente la professoressa Zilli e il professor Boscati per Vengo subito al dunque. Il mio ragionamento sull'attrattività e le politiche di retention del personale nelle pubbliche amministrazioni
prende avvio da una semplice constatazione, ovvero dal fatto che ormai da diversi anni le pubbliche amministrazioni italiane sembrano scontare una certa mancanza di attrattività, non riuscendo a competere con i datori di lavoro privati del privato nell'attrarre e nel mantenere alle proprie dipendenze quelle professionalità anche tecniche, quei talenti di cui invece avrebbero così bisogno per perseguire la loro mission istituzionale. In effetti, se una volta l'attrattività del lavoro pubblico era essenzialmente garantita dalla stabilità dell'impiego, oggi le cose sembrano essere in parte cambiate. Vuoi perché persino nel pubblico impiego il mito del posto fisso sembra in qualche modo essere tramontato, vuoi perché le priorità e le esigenze delle nuove generazioni rispecchiano solo in parte quelle delle generazioni precedenti. Come ampiamente dimostrato dal fenomeno noto come Great Resignation, in effetti all'interno del mercato del lavoro c'è una quota crescente di soggetti alla ricerca di condizioni di lavoro più soddisfacenti, in particolare per quel che riguarda il trattamento economico, ma anche l'equilibrio tra vita e lavoro. Questa tendenza interessa soprattutto i lavoratori nella fascia d'età giovanile e quelli con livelli di istruzione medi ed elevati, i più propensi ad abbandonare un posto stabile pur di ottenere un impiego per loro più desiderabile, un impiego migliore, se del caso anche a tempo determinato. Questa circostanza, unitamente alla crescente precarizzazione del lavoro pubblico, ben testimoniata dalle frequenti e periodiche procedure di stabilizzazione del personale, ci dice che il posto fisso non è più di per sé sufficiente a fare del lavoro nelle pubbliche amministrazioni una carriera attrattiva. A riprova di questa affermazione si possono citare due dati, peraltro strettamente connessi tra loro. Da un lato la riduzione nel numero di candidati per ogni posto messo a concorso e dall'altro i flop che hanno recentemente interessato diversi concorsi pubblici e conseguentemente il numero di assunzioni nel settore pubblico in molti casi inferiore rispetto alle aspettative, anche a causa della rinuncia di molti vincitori. Alla luce di queste considerazioni, a mio avviso, si rende necessaria una profonda riflessione sul tema dell'attrattività del lavoro pubblico, individuando innanzitutto le cause dello scarso appeal del settore pubblico rispetto al privato, formulando poi delle possibili soluzioni, anche creative, e valutandone infine la fattibilità e la compatibilità rispetto agli attuali vincoli ordinamentali, ovvero i vincoli che derivano dalla Costituzione e dal decreto legislativo 165 del 2001. Quanto alle cause della scarsa attrattività del lavoro pubblico, queste sono sicuramente molteplici e di varia natura, ma a mio modo di vedere le cose, le cause principali possono essere individuate nell'immagine che la PA offre di sé nel mercato del lavoro e nella mancanza di adeguati incentivi economici e di carriera volti a premiare il merito e la performance. Non che questi incentivi manchino del tutto, ma spesso si sono dimostrati inadatti allo scopo di attrarre i migliori e fidelizzare il personale già in servizio. Si pensi ad esempio alla forzata uniformità dei trattamenti economici nella fase di accesso all'impiego, piuttosto che alla scarsa effettività degli incentivi economici volti a premiare la performance individuale ed organizzativa. Paradigmatica è l'esperienza applicativa delle progressioni economiche orizzontali. Ma non si trascurino nemmeno le scarse prospettive di carriera e in particolare la rigidità dei meccanismi di progressione, elementi tutt'altro che trascurabili se si pensa invece alla logica elastica e premiante che caratterizza il settore privato. Definite le criticità, come dicevo, vanno poi individuate le possibili soluzioni. Poiché le criticità riguardano tanto la fase di accesso all'impiego quanto quella di esecuzione del rapporto di lavoro, nonché quella eventuale degli avanzamenti di carriera, anche le soluzioni devono prendere in considerazione ciascuno di questi tre momenti.
Bene, per quanto riguarda la forzata uniformità del trattamento economico in ingresso, una possibile soluzione, mi rendo conto ardita, potrebbe essere quella di valutare titoli ed esperienze pregresse dei candidati, unitamente al punteggio ottenuto nell'ambito delle procedure concorsuali, al fine di suddividerle in 2 o più classi stipendiali individuate dalla contrattazione collettiva. Si tratterebbe in qualche modo di estendere l'ambito di applicazione dell'attuale disciplina delle progressioni economiche orizzontali, prevedendo la possibilità di attribuire dei differenziali stipendiali sin dalla fase di accesso all'impiego, il che consentirebbe di premiare il merito e l'esperienza già a partire dalla fase di accesso al lavoro pubblico, attraendo così anche alcuni di quei candidati che non opterebbero per una carriera nel lavoro pubblico se non in via residuale. Numerose poi potrebbero essere le misure da adottare per rendere più attrattivo il lavoro pubblico nella fase esecutiva del rapporto, a cominciare dal rafforzamento del welfare integrativo e di quegli elementi che già contraddistinguono in positivo le pubbliche amministrazioni. Penso alla sensibilità verso il benessere organizzativo e all'attenzione verso la formazione e l'aggiornamento professionale, leve motivazionali ma anche politiche di attraction e retention. Tuttavia, volendo coniugare gli incentivi economici con la conciliazione vita-lavoro e la flessibilità organizzativa, una soluzione efficace ai problemi di attraction e retention del personale nelle PA potrebbe essere rappresentata dal lavoro agile e segnatamente dal lavoro agile per obiettivi. Questo modello di lavoro agile infatti consente di accompagnare alla flessibilità spazio-temporale tipica dell'istituto l'individuazione di obiettivi concreti e misurabili che, laddove adeguatamente collegati ai sistemi di misurazione e valutazione della performance, potrebbero tradursi nell'erogazione di forme di retribuzione di risultato. Infine, in relazione alla rigidità dei meccanismi di progressione di carriera, si potrebbe pensare di perseguire fino in fondo strade già battute e sperimentate tanto dal legislatore quanto dalla contrattazione collettiva, rivalutando, almeno in parte, il principio che vuole l'accesso ad una qualifica superiore subordinato al superamento di un nuovo concorso pubblico, non prevedendone certo il superamento, bensì un suo alleggerimento. Si tratterebbe cioè di pensare una disciplina delle progressioni di carriera che, pur non rinunciando alla salvaguardia dei principi di buon andamento e imparzialità, realizza un diverso bilanciamento di interessi più attento alla necessità di promuovere l'attrattività del lavoro pubblico, offrendo prospettive di carriera analoghe e paragonabili a quelle garantite nel settore privato. Di questa esigenza, peraltro, sembra essersene accorto lo stesso legislatore, il quale di recente, tramite la modifica dell'articolo 52,1 bis del decreto 165 del 2001, ha per così dire rivitalizzato le progressioni verticali tra le aree, delineando una procedura comparativa riservata al personale in servizio. Resta da dire infine della praticabilità, della fattibilità delle soluzioni prospettate. La fattibilità di queste soluzioni sembra scontrarsi con diversi limiti, a cominciare con i vincoli ordinamentali. Mi riferisco innanzitutto al principio del concorso pubblico e al principio di parità di trattamento. Tuttavia, piuttosto che con questi limiti, la fattibilità delle soluzioni prospettate sembra scontrarsi con vincoli di natura, limiti peraltro ben noti che il giuslavorista che si approccia al tema del lavoro pubblico deve tenere in considerazione. Mi riferisco innanzitutto alla scarsità di risorse, alle criticità che affliggono i sistemi di misurazione e valutazione della performance, alla mancanza di una cultura organizzativa basata sui risultati e sul merito, ma soprattutto ai comportamenti e agli interessi dei principali stakeholders coinvolti, a cominciare dalla dirigenza e dalle associazioni sindacali, la cui inerzia o il cui dissenso possono rappresentare un ostacolo insormontabile all'attuazione di queste riforme, di queste proposte. Concludo osservando che pur non essendo completamente nelle mani del legislatore agire su questi vincoli,
poiché, come dicevo, più che di natura giuridica hanno diversa natura, soprattutto culturale, resto dell'idea che con gli opportuni adattamenti e le giuste riforme, le soluzioni prospettate costituiscano una valida base di partenza per risolvere i problemi di attraction e retention nelle pubbliche amministrazioni. Peraltro, al di là della soluzione concretamente adottata, ciò che conta, a mio avviso, è avviare un serio confronto sull'argomento, poiché si ha a che vedere con un tema che va affrontato con urgenza, che non può essere rimandato a data da destinarsi, dipendendo dal capitale umano a disposizione delle pubbliche amministrazioni, la qualità dei servizi pubblici erogati a imprese e cittadini e ancor prima la tenuta del tessuto socio-economico del Paese. Io ho terminato, spero che sia stato abbastanza nei tempi e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, dottor Turrin, è stato perfettamente nei tempi e anche molto chiaro, molto efficace, poi è un tema effettivamente che fa tutti riflettere. Adesso passiamo ad un'altra tematica che era stata proposta dagli ideatori della call. La tematica riguarda la giungla retributiva, pubblica amministrazione, società partecipate pubbliche, appalti. Primo a presentare il paper è il dottor Mirko Altimari, ricercatore di tipo B all'Università Cattolica, che ci parlerà del trattamento economico nelle società pubbliche, tra sfiducia nell'autonomia privata e limiti eteronomi. Prego. Grazie professoressa Filì, starò nei tempi, ma mi sia consentito un ringraziamento a CLIP, all'AIDLAS per il supporto e all'Università di Udine che ci ospita, dove è bello tornare dopo qualche anno dall'AIDLAS. Intanto qualche motivazione sul tema, perché se abbiamo parlato di una specialità nell'ambito della pubblica amministrazione, forse le società pubbliche sono una specialità nella specialità. E la motivazione per cui da qualche anno mi sto occupando di questo tema sono essenzialmente due. Una, e mi ricollego a quanto detto anche prima dalla professoressa, dal professor Boscati, con riferimento ai numeri, al peso dei numeri. Beh, non possiamo ignorare il peso delle società pubbliche, circa 1 milione di dipendenti, 10.000 amministratori, e poi mi piace ricordare che sono quelle che offrono servizi a quella che ancora possiamo definire cittadinanza più che utenza. Secondo aspetto, più di carattere sistematico, io penso che più che un ambito di nicchia, lo studio attraverso il prisma delle società pubbliche di tanti istituti che sono stati accennati oggi e anche nelle scorse edizioni di CLIP ci possa aiutare. Questo forse dovrei dirlo alle conclusioni e le anticipo, perché penso che l'elemento di maggior novità nell'ambito del testo unico del 175 al 2016 non consista in quella che è la privatizzazione delle società pubbliche o nell'estensione dell'ambito privatistico. Le municipalizzate da 50 anni erano aziende speciali che applicavano il diritto del lavoro dei privati, ma al contrario, dal punto di vista sistematico, credo che il legislatore abbia, per imperizia, commentate voi, sottovalutato le conseguenze delle poche disposizioni che ci sono nel 175 all'articolo 19 da un punto di vista sistematico e anche dei non detti. E vengo all'argomento di oggi. Due elementi paradigmatici sono il tema della selezione, che poi si riverbera sul contratto a termine, sulle progressioni, e a 8 anni di distanza un po' è stata la giurisprudenza a darci delle linee guida, e con riferimento alle politiche retributive, meglio nell'ambito di quelle che sono le politiche di contenimento della spesa pubblica, perché da questo punto di vista, con tutti i limiti delle periodizzazioni, il decennio che è andato dal 2008, non mi piace dare i nomi dei proponenti alle leggi, ma per capirci, il primo decreto Brunetta fino al 2017 alla Corte Costituzionale ha visto ovviamente una stagione di tagli lineari, di blocco del turnover. Se ne è parlato diffusamente per quanto riguarda la pubblica amministrazione, meno se ne è parlato con riferimento al riverbero nell'ambito delle società pubbliche, dove addirittura c'erano delle norme che pretendevano di applicare sic et simpliciter a un ambito che, lo ricordo a me prima ancora che a voi, vive di una contrattazione che è
un sottoinsieme dell'ordinamento intersindacale, cioè non c'è Confindustria ma c'è Astra o c'è Utilitalia, in cui si pretendeva di applicare sic et simpliciter quelle norme. Non esagero se dico che in alcuni anni un ruolo di supplenza l'hanno avuto le corti regionali della Corte dei Conti nel spiegare come bisognava e cosa bisognasse applicare. Vengo a più che approfondire, per l'approfondimento rimando al testo scritto, ma i 3 macro ambiti su cui, diciamo così, mi sono concentrato. Punto primo, il testo unico dà un grande rilievo alla pubblica amministrazione controllante, quasi in più che alla società pubblica controllata. Ci sono nell'ambito dell'articolo 19,5 dei provvedimenti con cui le pubbliche amministrazioni dettano e indirizzano con riferimento a obiettivi pluriennali, anche con riferimento al contenimento dei costi, anche con riferimento alle politiche retributive e di assunzione. Sono delibere di giunta nella maggior parte dei casi, e proprio mi rifaccio a quanto si diceva prima con riferimento ai dati, ne ho potute analizzare un po', e diciamo che anche da un punto di vista lavoristico sono interessanti perché il più delle volte spingono verso l'accentramento di strutture, verso, diciamo così, efficientamento di spesa, che tutto ciò ha anche un riverbero da un punto di vista lavoristico di cui forse ci stiamo occupando poco, per esempio il tema dei distacchi, dei comandi, ma diciamo così, pubblico e privato. Secondo aspetto collegato a questo, c'è un tema enorme di funzionalizzazione della contrattazione collettiva, lo dico così perché al comma successivo si dice che queste società pubbliche devono anche mediante contratto collettivo porre in essere, diciamo, mettere a terra questi provvedimenti. Evoco soltanto il tema perché ovviamente non ho modo di approfondire. Secondo aspetto, i tanti, diciamo così, limiti con riferimento all'erogazione a qualsivoglia titolo di buone uscite, incentivi all'esodo, per utilizzare un termine paragiornalistico, sono vietati, così come è vietato porre in essere patti di non concorrenza nei confronti, in questo caso, del solo personale dirigente. Una serie di limiti in cui emerge questo intento, l'ho definito moralizzatore, ma emerge anche la sfiducia nei confronti dell'autonomia individuale e collettiva. Certo, non possiamo fare le anime belle, dimenticare che questo viene all'esito di tante storture, le possiamo chiamare criticità, se non proprio veri e propri scandali che spesso hanno caratterizzato l'agire, anche forse per la vicinanza, diciamo, dell'agente politico nei confronti. Terminando, quale possibile prospettiva, perché diciamo evocare solo il dibattito de iure condendo e invocare il legislatore sarebbe poca cosa, anche perché a noto alcune di queste norme che sono del 2016 aspettano ancora decreti attuativi a distanza di 8 anni, per cui è vero quell'adagio per cui in Italia niente è più definitivo del provvedimento. Io penso che qui, a differenza di quanto giustamente il professor Boscati prima, con riferimento anche al peso del sindacato nella pubblica amministrazione, qui il sindacato invece è un convitato di pietra, perché invece un maggior protagonismo dell'autonomia collettiva nell'ambito di quei contratti collettivi che, lo ripeto ancora una volta, si applicano alle società che offrono servizi pubblici indipendentemente dalla natura giuridica del proprietario o del controllante, penso che possa essere una delle strade, forse però determinerebbe secondo me un obiettivo ragionevole, cioè quella di integrare pienamente nell'ambito del discorso pubblicistico questo strano oggetto delle società pubbliche e, se mi è permesso in chiusura, mi ricollego a quanto diceva anche il professor Salomone in questo, non per spirito corporativo, ma è un tema che spesso ci si è lasciati scippare, diciamo, dagli amministrativisti e dai commercialisti, diciamo, almeno a partire dal 2016 invece possiamo dire la nostra, ecco. Grazie mille. Grazie anche per i tempi, addirittura con un leggero anticipo. Adesso chiedo alla dottoressa Fabiola Lamberti, ricercatrice di tipo A all'Università di Roma 3, di venire a relazionarci in merito all'equo compenso dei professionisti alla prova del nuovo codice degli appalti.
Sì, grazie professoressa Filì, ringrazio la professoressa Zilli, il professor Boscati e l'Università di Udine per l'ospitalità, il comitato scientifico di CLIP per questa gratificante opportunità di condivisione di queste riflessioni. Mi è sembrato interessante quando ho letto i topics della call approfondire la tematica del coordinamento tra il nuovo codice degli appalti e la normativa dell'equo compenso dei professionisti. In effetti l'entrata in vigore delle due norme a poco tempo l'una dall'altra, una ventina di giorni, ha posto dei dubbi sul coordinamento, dubbi che sono stati anche rilevati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha sollevato il problema rimettendolo per la soluzione alla cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allora, i temi di fondo sono essenzialmente due. Il primo, quello della applicabilità della normativa dell'equo compenso sugli appalti pubblici, e il secondo, l'interferenza, le eventuali interferenze tra le norme. Sulla applicabilità c'è un elemento inequivoco, c'è il comma 2 della legge 49 del 2003, che stabilisce appunto che l'equo compenso, la normativa sull'equo compenso si applica anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore delle pubbliche amministrazioni o delle società partecipate. Quanto alle interferenze, bisogna leggere in combinato disposto anche le norme del codice degli appalti che fanno salve le disposizioni legislative relative al prezzo delle forniture e alla verifica della anomalia delle eventuali offerte. Ora, è evidente che la legge sull'equo compenso rende pacifico, diciamo, un approccio verso un mutamento di prospettiva che tende a tutelare il professionista non solo come soggetto esposto alla concorrenza, per cui si era evocata la inapplicabilità dei minimi tariffari, ma anche come un lavoratore, e come tale deve essere tutelato alla stregua dell'articolo 35 della Costituzione. E in effetti la normativa sull'equo compenso ci dice che il compenso si considera equo quando è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione, correlati ai minimi tariffari stabiliti con decreto. È evidente che questa norma riecheggia sul piano della formulazione testuale l'articolo 36 della Costituzione, ma l'approccio è parzialmente diverso, perché è evidente che il parametro, diciamo, dei minimi tariffari deve essere applicato al lavoro autonomo nella specificità rispetto al lavoro subordinato. È evidente però che la funzione delle tariffe professionali come parametro vanno ad evocare il combinato disposto il ragionamento dell'articolo 36 e l'articolo 2099 del Codice Civile. Ora, come funziona la norma sull'equo compenso? Prevede una invalidità conservativa, cioè un rimedio di tipo demolitorio della clausola nulla che si pone al di sotto dei minimi tariffari, e un rimedio costruttivo di qualificazione del compenso effettivamente dovuto rispetto ai minimi tariffari fissati con decreto. Ora, perché il collegamento con gli appalti pubblici? Perché noi sappiamo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimi bandi di gara con affidamento gratuito, oppure con importi non appropriati rispetto alla quantità e qualità della prestazione, e in più ha definito l'esclusione dell'applicabilità dell'equo compenso nel caso di gare in cui i professionisti abbiano autonomamente presentato delle offerte al di sotto dei parametri fissati. Ora, queste questioni vengono affrontate dal codice degli appalti, e la prima questione, quella della gratuità assoluta dei bandi, viene risolta. Si
stabilisce all'articolo 8 che non possono esserci bandi gratuiti. Quindi si stabilisce la natura eccezionale della gratuità della prestazione. La seconda questione, quella della unilateralità o consensualità nella fissazione del compenso, è risolta nel testo normativo stabilendo che quando la gara d'appalto prevede un compenso inferiore, la clausola è nulla, si prevede una presunzione di nullità. Ora, questi temi dovrebbero portare a delle soluzioni pacifiche, mentre invece l'ANAC è intervenuta con 3 pronunciamenti. Il primo pronunciamento ha stabilito che era necessario che si pronunciasse la cabina di regia. Il secondo pronunciamento, quello del luglio del 2023, ha ritenuto non conforme l'operato di una stazione appaltante che aveva fissato un importo a base di gara ribassato rispetto ai minimi tariffari, che sarebbe stato soggetto ad ulteriore ribasso nella fase della partecipazione. Infine, nel febbraio del 2024, c'è stato un ulteriore pronunciamento, sempre dell'ANAC, che rivedendo il proprio orientamento ha adottato una opzione interpretativa completamente antitetica e ha ritenuto che i principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di autovincolo impedivano che la lex specialis del bando di gara potesse essere integrata dalla normativa dell'equo compenso che non era stata invocata nel bando di gara. Ecco, ora queste considerazioni sono sicuramente, diciamo, discutibili, tanto che la giurisprudenza amministrativa più recente, parliamo di 2 pronunce, una del 3 aprile del 2024 del TAR Venezia e l'altra del 30 aprile 2024 del TAR Lazio, hanno ritenuto che quest'ultimo orientamento dell'ANAC sottintendesse una antinomia tra fonti, quindi come se ci fosse un contrasto tra la legge sull'equo compenso a tutela dei professionisti e la legge e il codice degli appalti, mentre invece la più recente giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che correttamente direi si tratta di sentenze chiaramente di merito molto recenti, non c'è ancora un pronunciamento del Consiglio di Stato, ma i principi cardini quali sono stati? Che legge 49 del 2023, quindi la norma sull'equo compenso, è immediatamente operativa anche nel caso degli appalti pubblici, le norme integrano automaticamente dall'esterno i bandi di gara e quindi un'interpretazione letterale e teleologica della legge 49 del 2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità ai contratti pubblici. La prospettata incompatibilità tra la legge sull'equo compenso e il codice degli appalti è, secondo il TAR, smentita dal dato testuale della norma. Ancora il TAR ci dice che la legge 49, quella sull'equo compenso, persegue degli obiettivi di protezione del professionista e contribuisce al giudizio dell'anomalia sull'offerta pubblica presentata in fase di gara, ritenendo che i parametri, quindi i profili tariffari degli avvocati, degli ingegneri, dei commercialisti, rappresentino una sorta di minimo inderogabile. E ancora il TAR Lazio soprattutto ci ha detto che questa norma è perfettamente compatibile con le norme unionali sulla concorrenza, anche in considerazione della direttiva Bolkestein e degli interessi generali sottesi alla tutela del consumatore. Quindi, per concludere, è possibile effettivamente una lettura sistematica delle 2 norme in grado di contemperare la legge sull'equo compenso, il codice degli appalti e le norme sulla concorrenza. Chiaramente si tratta di un esercizio non facile e che impone anche delle considerazioni di metodo.
Quali potrebbero essere? Quelle che probabilmente si dovrebbe prevedere espressamente nei bandi di gara la possibilità di escludere la legittimità dell'aggiudicazione laddove vengano presentati dei ribassi del compenso professionale non adeguatamente motivati o giustificati, così superando anche quella giurisprudenza che ci aveva detto che il professionista può prevedere nel caso dei contratti pubblici un compenso inferiore a quello tariffario perché potrebbe avere, si è detto, altre utilità economiche non necessariamente finanziarie, e quindi in questo modo si potrebbe superare questa difficoltà. Occorre però prendere atto anche che i decreti ministeriali che fissano i parametri sono diversi. Ora, per gli avvocati, i commercialisti e le altre professioni ordinistiche abbiamo dei minimi e dei massimi che quindi ci consentono di individuare effettivamente l'adeguatezza del compenso. Per le professioni tecniche e quindi i servizi di ingegneria, progettazione e architettura non abbiamo dei parametri minimi e questo rende ancora più difficile, diciamo, l'applicazione. Però si potrebbe intervenire direttamente sul decreto ministeriale 17 giugno del 2016, quello che fissa i compensi per le professioni tecniche, ed individuare in questo modo dei parametri da collegare all'importo posto a base di gara. E analogamente, per ulteriormente limitare i rischi di contenzioso, sarebbe auspicabile che effettivamente la cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri desse delle indicazioni interpretative, eventualmente anche con una circolare esplicativa atta ad elidere i dubbi emersi laddove non risolvibili con i principi generali dei rapporti tra fonti, cosa che invece era stata messa in discussione dall'ANAC quando non aveva colto la differenza consistente nel fatto che la norma sull'equo compenso e il codice degli appalti erano effettivamente delle norme di pari rango che non necessitavano di eterointegrazione. Da ultimo sarebbe utile registrare un operato fattivo dell'Osservatorio Nazionale sull'equo compenso che è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e che assegna il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della legge, formulare proposte e parametri e segnalare eventuali condotte o prassi applicative in contrasto. E magari sarebbe utile che qualcuno dei nostri maestri sedesse nell'ambito di questo osservatorio, che è invece costituito solamente da professioni, da rappresentanti degli ordini. In ogni caso mi sembra di poter dire che la direzione di marcia è segnata, siamo verso un quadro regolatorio più inclusivo della tutela del lavoro autonomo anche nell'ambito dei contratti pubblici. Grazie. Grazie, molto chiara, ottima esposizione. Adesso è il turno della dottoressa Elenia Torella, siamo sempre nella stessa tematica, la giungla retributiva. La dottoressa Elenia Torella, che è dottoranda di ricerca all'Università di Cassino, e ci parlerà dell'individuazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori nel nuovo codice dei contratti pubblici, da prerogativa dell'impresa a compito della stazione appaltante. Prego. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie alla professoressa Zilli, al professor Boscati, alla professoressa Filì e ringrazio in generale tutto il comitato scientifico di CLIP. Parto da una premessa, come è noto i lavoratori coinvolti nell'esecuzione di appalti pubblici risultano essere destinatari di trattamenti economici mediamente più bassi rispetto a quelli riconosciuti ad altri lavoratori. Le ragioni di tale situazione sono molteplici e di diversa natura, ma sono generalmente ricondotte innanzitutto al settore in cui questi lavoratori operano, prevalentemente quello dei servizi, connotato di per sé da un'alta intensità di manodopera ma scarsa produttività. Ancora, alla cosiddetta frammentazione della contrattazione collettiva nell'ambito del medesimo settore, all'elevata concorrenza non solo nazionale che determina una costante spinta al ribasso dell'offerta e conseguentemente
dei trattamenti economici dei lavoratori coinvolti, nonché all'elevata discontinuità lavorativa derivante per l'appunto dal frequente ricambio tra operatori economici. Anche in considerazione di ciò, la disciplina che regola l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici è stata destinataria di una pluralità di interventi riformatori, nell'ambito dei quali la tutela delle istanze sociali ha progressivamente ampliato i suoi spazi di intervento, in linea peraltro con il cosiddetto utilizzo strategico dei contratti pubblici, il quale ricomprende tra le diverse tecniche di regolamentazione del mercato e dei comportamenti degli operatori economici anche le clausole sociali. Questa tendenza legislativa ha trovato un'ulteriore conferma nell'ultima versione del Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 36 del 2023, il quale, con specifico riguardo alle clausole di equo trattamento, ribadisce al primo comma dell'articolo 11 quanto già disposto nella previgente disposizione versione del codice in merito a quelli che sono i meccanismi di valutazione dell'offerta e applicazione del contratto collettivo in fase di esecuzione, ma aggiunge al secondo e terzo comma una disposizione importante, in base a cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato appunto nell'appalto o nella concessione, fatta salva però la possibilità per gli operatori economici di individuare un diverso contratto collettivo purché questo garantisca ai dipendenti le stesse tutele. Questa scelta operata dal legislatore, seppur apprezzabile in un'ottica di contrasto al dumping sociale e salariale, necessita di una pluralità di approfondimenti. In primis in relazione a quella che è la compatibilità con gli articoli 39 e 41 della Costituzione, quindi questione di legittimità costituzionale, questione che in verità sembrerebbe non porsi fintanto che la previsione legislativa si limita ad indicare le condizioni contrattuali da applicare senza però estendere erga omnes l'efficacia soggettiva del contratto collettivo. Peraltro, proprio lo stesso legislatore sembra aver voluto porsi al riparo da possibili questioni di incompatibilità costituzionale, nonché a mio avviso da inevitabili interventi giurisprudenziali correttivi ed estensivi della disposizione, prevedendo per l'appunto la possibilità per gli operatori economici di individuare un diverso contratto collettivo. Secondo approfondimento che si rende necessario è quello relativo alla compatibilità non tanto con la legislazione europea, che anzi ha mostrato importanti segnali di apertura alla tutela delle istanze sociali, a partire dalle direttive del 2014 in materia di appalti e concessioni pubbliche, fino ad arrivare alla direttiva in materia di salari minimi adeguati del 2022, la quale riserva un'attenzione particolare proprio al settore degli appalti pubblici. Dicevo compatibilità non tanto con la legislazione europea quanto con gli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale invece più volte in passato si è espressa nell'intento di limitare l'utilizzo di tali strumenti, in quanto potenzialmente contrastanti con i principi in materia di libera circolazione di servizi e libera concorrenza. Da ultimo, le questioni interpretative e applicative della disposizione stessa, tenuto conto in particolare del consolidato ma ormai legislativamente superato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in base a cui la scelta del contratto collettivo rientrava nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti. In particolare, a fronte di queste novità, occorre chiedersi quali criteri sia tenuto l'azione appaltante nella scelta del contratto collettivo che dovrà essere applicato, o meglio, che dovrà essere utilizzato come parametro per l'individuazione dei trattamenti economici e normativi. E al riguardo si sottolinea l'utilità ma al tempo stesso l'insufficienza dei criteri individuati dall'ANAC, la quale rinvia alle tabelle ministeriali in materia dei ai Ateco e all'archivio dei contratti del CNEL, nonché ad una serie di indici sintomatici delle rappresentatività delle associazioni che stipulano i contratti collettivi individuati dal Ministero del Lavoro.
Nonostante tutte queste indicazioni, infatti, l'interrogativo formulato in precedenza in materia dei criteri appunto che la stazione appaltante deve seguire permane nel caso di concorrenza nel medesimo settore fra contratti collettivi leader che prevedano però trattamenti economici e normativi anche significativamente differenti tra di loro. E in particolare al riguardo ci si chiede se le stazioni appaltanti siano in qualche modo tenute a garantire le migliori tutele per i lavoratori, espressione questa peraltro utilizzata proprio all'interno della relazione di accompagnamento al codice dei contratti pubblici, o se viceversa queste possano tentare di ponderare le esigenze descritte in un'ottica di economicità e risparmio di spesa. Non può infatti non saltare all'occhio il possibile rapporto conflittuale tra l'interesse del committente, ancorché pubblico, e l'equo trattamento dei lavoratori, considerato che maggiori tutele implicano comunque maggiori costi per l'amministrazione. E se è vero che le tutele lavoristiche possono divenire funzionali al risultato amministrativo, è altresì vero che il tutto viene poi rimesso alla sensibilità sociale di ciascuna amministrazione. In secondo luogo, occorre approfondire e chiedersi quale sia il significato da attribuire all'espressione stesse tutele, in considerazione proprio dell'obbligo delle stazioni appaltanti di verificare la dichiarazione di equivalenza tra le previsioni non solo economiche ma anche normative del diverso contratto collettivo indicato nell'offerta. Come è stato osservato in dottrina, infatti, in realtà il concetto dell'equivalenza è un concetto tipicamente amministrativistico, utilizzato di beni, di prodotti e servizi, che tuttavia è cosa ben diversa dalla comparazione tra condizioni di lavoro. Lavoristico, infatti, la tecnica legislativa tradizionalmente utilizzata dal legislatore per assicurare il rispetto di determinati standard di tutela è quella di imporre la non inferiorità di determinati trattamenti rispetto, ad esempio, a quelle che sono le tutele assicurate dai contratti collettivi leader. Anche in questo caso, quindi, appare utile ma non risolutivo l'intervento dell'ANAC, che richiama i criteri individuati per altre finalità da una circolare dell'INL, la quale in relazione ai trattamenti economici, quindi ai fini della dichiarazione di equivalenza, prende a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua, mentre in relazione ai trattamenti normativi effettua un'ampia ma comunque non esaustiva e non vincolante checklist di istituti contrattuali, peraltro prevedendo un marginale scostamento, non prevedendo invece questo scostamento in materia di trattamenti economici. In conclusione, a fronte dell'attribuzione di un compito tanto importante e delle numerose difficoltà ad esso connesse, si sottolinea la necessità non solo di un adattamento delle competenze delle amministrazioni, ma anche del coinvolgimento di altri soggetti a partire proprio dalle parti sociali, sia di individuazione del contratto collettivo, sia nella verifica del giudizio di equivalenza. Grazie. Grazie, molto brava, molto chiara. Devo dire che ci sono, avete visto, partecipanti che hanno vari ruoli, da ricercatori e ricercatrici di tipo B a quelle di tipo A, e poi i più giovani, cioè le dottorande di ricerca. Adesso abbiamo un'altra dottoranda di ricerca, la dottoressa Antonella Trovato dell'Università di Parma, che ci parlerà della tutela dei crediti retributivi dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione di un pubblico appalto. Prego. Allora, buonasera a tutti e ringraziamenti al Comitato Scientifico di CLIP, in particolar modo alla professoressa Zilli, alla professoressa Filì, al professor Boscati, alla professoressa Brollo ovviamente per l'ospitalità.
E la mia ricerca si è incentrata sull'analisi degli strumenti contemplati dal Codice dei contratti pubblici per la tutela dei crediti retributivi dei lavoratori, e analizzati questi strumenti si è passati poi al raffronto con i diversi strumenti previsti a tutela della retribuzione nell'appalto privato, poiché nell'appalto privato l'articolo 29, comma secondo del decreto legislativo numero 276 del 2003 prevede una responsabilità solidale illimitata nel quantum tra committente e appaltatore, e ovviamente è una responsabilità che prescinde dall'esistenza di un debito residuo del committente nei confronti dell'appaltatore, e l'articolo 29 come noto non si applica agli appalti pubblici, e questo per lungo tempo ha suscitato un lungo dibattito in dottrina e in giurisprudenza, poiché molti hanno ritenuto che l'esclusione dalla pubblica amministrazione dal perimetro applicativo del 29 fosse ingiustificata, fosse anche irragionevole riconoscere un trattamento differenziato ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici. E questo perché? Perché a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore aggiudicatario di una pubblica commessa, il Codice dei contratti pubblici prevede un intervento sostitutivo della stazione appaltante, oppure i lavoratori potrebbero eventualmente esperire l'azione diretta dell'articolo 1676 del Codice civile, che peraltro è anche una norma di carattere generale che trova applicazione anche negli appalti privati. Però questi due strumenti di tutela sono limitati nel quantum, a differenza della responsabilità solidale del 29, per questo si è creato questo lungo dibattito. Ma analizzando però in generale il sistema complessivamente degli appalti pubblici, ciò che molto spesso si ignora è che negli appalti pubblici ci sono una serie di controlli preventivi che mancano nel privato e in parte giustificano la mancata previsione di una responsabilità solidale illimitata nel quantum. Infatti, ad esempio, il Codice dei contratti pubblici prevede l'obbligo per l'operatore economico di indicare l'offerta nella propria offerta, il costo della manodopera, oppure recentemente è stato introdotto l'ulteriore obbligo durante l'esecuzione dei lavori per la pubblica amministrazione e più nello specifico per il responsabile del progetto di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, di verificare la congruità, cioè l'effettiva incidenza del costo della manodopera sul costo complessivo dell'opera, e questi sono tutti controlli che nel privato mancare, cioè il committente privato non è mai andato a controllare il modello organizzativo, ed è per questo appunto che è stata prevista questa responsabilità solidale per orientarlo nella scelta di un appaltatore affidabile. E la dimostrazione di come in realtà il complesso di tutele previsto negli appalti pubblici, diversamente dagli appalti privati, sia un sistema molto più rigoroso, caratterizzato da una serie di controlli preventivi, è testimoniato dal fatto che recentemente il decreto legge numero 19 del 2024 ha introdotto un comma 1 bis all'articolo 29 del decreto legislativo numero 276, cioè ha introdotto una clausola sociale che ricalca in larga misura la clausola sociale prevista dall'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, ma non soltanto nell'attuale versione del 2023, ma anche nella versione del 2016 era presente questa clausola sociale che impone all'appaltatore l'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e l'introduzione di questa clausola sociale negli appalti privati, clausola che testimonia il ravvicinamento degli appalti privati a quelli pubblici, cioè dimostra come in realtà la tutela sia molto più rigorosa negli appalti pubblici rispetto agli appalti privati, incide sulla successiva responsabilità solidale a fronte dell'inadempimento eventuale dell'appaltatore, e soprattutto comporta un innalzamento di tutele, perché adesso l'appaltatore non è più tenuto semplicemente a riconoscere il minimo retributivo costituzionale, adesso anche negli appalti privati si è tenuti a riconoscere un trattamento economico le cui voci sono determinate direttamente dalla contrattazione collettiva, quindi un trattamento economico che in qualche modo dovrebbe essere di per sé più rigoroso rispetto al vincolo che esisteva in precedenza di riconoscere il minimo retributivo costituzionale, e ovviamente questa clausola incide sulla successiva responsabilità solidale. Ovviamente la clausola sociale introdotta negli appalti privati
presenta dei profili di criticità, ad esempio perché scongiura in parte l'esternalizzazione di servizi che avviene in via episodica, perché un committente che appalta in via sporadica non ha interesse a controllare i modelli organizzativi dell'appaltatore o il quantum della retribuzione versata ovviamente dall'appaltatore ai propri dipendenti. In realtà un ulteriore profilo di criticità derivante dall'introduzione di questa clausola sociale è il riferimento all'attività oggetto dell'appalto. Cioè questa clausola sociale impone l'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato nel settore per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto. E questo riferimento all'attività oggetto dell'appalto sembra imporre l'individuazione del contratto collettivo sulla base delle attività merceologiche del committente e non dell'impresa appaltatrice, e quindi questo in realtà impone all'appaltatore un costante adattamento della propria strategia retributiva a seconda del singolo appalto in cui andrà impiegato il lavoratore, quindi impone una modifica costante. È una clausola che presenta dei profili di criticità, però testimonia come in realtà siano gli appalti privati ad avvicinarsi agli appalti pubblici, quindi la mancata previsione della responsabilità solidale è compensata, come peraltro afferma la professoressa Zilli, da una serie di controlli che avvengono a monte e non a valle negli appalti pubblici, e appunto c'è questa testimonianza della trasposizione della disciplina pubblicistica a quella privatistica. Bene, grazie molte. Molto brava. Cambiamo adesso tematica generale, perché adesso il dottor Andrea Sgroi, che invito a presentare il suo paper, si inserisce in un altro contesto, in un altro filone, cioè quello della dirigenza pubblica tra autonomia e responsabilità. In particolare il dottor Sgroi, che è dottorando nell'Università di Palermo, ci parlerà di onnicomprensività e riserva collettiva del trattamento economico, quali prospettive per la dirigenza pubblica. Prego. Buonasera, grazie molte per l'opportunità. L'oggetto dell'indagine è appunto quello della correlazione tra riserva collettiva del trattamento economico del dirigente, il principio di onnicomprensività e i riflessi di questa sull'autonomia del dirigente dal potere politico. Ora, sul punto è noto che l'articolo 24 del testo unico assegna alla contrattazione collettiva a determinazione del trattamento economico del dirigente non apicale, specificando i criteri cui la fonte pattizia deve attenersi nella regolazione della componente legata al risultato. A chiusura del sistema, il 24,3 stabilisce invece che la retribuzione così stabilita remunera tutte le funzioni attribuite dal dirigente in base a quanto previsto dal testo unico, e difatti qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, comunque conferito all'amministrazione presso cui prestano servizio su designazione della stessa. La nascita dell'istituto dell'onnicomprensività precede la contrattualizzazione del lavoro pubblico e risale in particolare al DPR 748 del 72, che nel rideterminare la retribuzione dei dirigenti aveva vietato la corresponsione di ulteriori indennità salvo che queste avessero carattere generale. La prima giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla portata di tale principio aveva affermato che quest'ultima era finalizzata ad assicurare un controllo sulle voci di costo relative al personale dirigenziale, in modo da mettere fine alla giungla dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, al contempo garantendo l'applicazione del principio di chiarezza retributiva. La Corte Costituzionale aveva avvalato tale impostazione, precisando però che il principio in esame non potesse avere una portata tale da estendersi a ogni qualsivoglia attività che non fosse collegata oggettivamente con l'incarico ricoperto dal dirigente. Il principio di onnicomprensività è sopravvissuto al processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, sebbene appunto la ridefinizione dell'assetto delle fonti di determinazione del trattamento economico abbia inciso sulla sua posizione nel sistema, tant'è che la giurisprudenza amministrativa e quella contabile sottolineano come questi
questi ultimi due principi, riserva collettiva e onnicomprensibilità, siano coessenziali al perseguimento dell'obiettivo di contenimento, di gestione razionale del costo del lavoro. Obiettivo che sappiamo non essere stato raggiunto ad oggi a causa di molteplici ragioni, tra cui appunto le distorsioni consociative della contrattazione collettiva diaria, ma anche la dipendenza dell'amministrazione dalle professionalità esterne o appunto i meccanismi fittizi, valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Certamente non ha inciso sul perseguimento dell'obiettivo di contenimento del costo del lavoro dirigenziale il modo con cui la giurisprudenza ha interpretato il principio di onnicomprensibilità, perché di quest'ultimo essa ha fornito un'interpretazione particolarmente rigorosa che si estende ben oltre le attività connesse all'incarico ricoperto e riguarda anche tutte le attività svolte su designazione dell'amministrazione o su designazione dell'amministrazione ma per conto di terzi. Ora, in questa giurisprudenza si rinvengono alcuni capisaldi e diciamo ha raggiunto un'estensione tale da riguardare appunto non solo il lavoro straordinario ma anche l'affidamento di incarichi dirigenziali ad interim o la gestione di strutture complesse. Appunto in questa giurisprudenza si rinvengono, dicevo, alcuni capisaldi, tra cui quello per cui la dirigenza non è più una mansione all'interno di una carriera, quanto piuttosto l'idoneità del professionista a svolgere l'incarico affidatogli, il principio per cui l'articolo 24 esprimerebbe una flessibilità tale da consentire le debite graduazioni di un'unica retribuzione, e quello per cui anche qualora l'atto di assegnazione dell'incarico fosse dichiarato illegittimo non sarebbe applicabile l'articolo 2126 sulla prestazione di fatto, proprio perché le attività svolte dal dirigente sulla base dell'incarico illegittimo sarebbero comunque prestazioni che rientrano nella qualifica dirigenziale. Ora, la giurisprudenza è concorde nel ritenere tale assetto compatibile con l'articolo 36 della Costituzione nel modo in cui questo è stato interpretato dalla Corte Costituzionale, la quale appunto sappiamo che sottolinea che in merito alla valutazione di congruità della retribuzione in senso quantitativo e qualitativo non si debba prestare attenzione alle singole poste ma al trattamento economico complessivo. Quanto agli effetti invece che derivano dal principio di onnicomprensibilità, bisogna distinguere l'attività svolta su incarico, cioè che deriva appunto dall'incarico istituzionale del dirigente, da quella svolta appunto su designazione all'amministrazione ma a beneficio di terzi. Con riferimento a quest'ultima, la legge sappiamo che prevede appunto il fatto che la retribuzione sia versata direttamente all'amministrazione e destinata al rimpinguamento del fondo per le retribuzioni accessorie. Io ritengo che non si possa dire appunto che in tale ipotesi il dirigente percepisca una retribuzione mediata o filtrata, perché il fatto che il dirigente percepisca la retribuzione accessoria resta incerto nell'anno e nel quantum e non dipende dalla causale che ha giustificato il versamento del terzo all'amministrazione, quanto dallo svolgimento dell'incarico, dalla responsabilità e dai risultati conseguiti. In ogni caso, assecondando l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, si dovrebbe concludere che le deviazioni dal principio generale di onnicomprensibilità debbano essere previste espressamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva e giustificate per lo svolgimento di determinate attività. Io mi concentrerò su una deroga in particolare, che è quella delle attività tecniche incentivabili per la loro interessante evoluzione. L'istituto nasce per remunerare e premiare quelle prestazioni professionali svolte dal personale qualificato dell'amministrazione nell'ambito della progettazione, programmazione e esecuzione di opere. Il presupposto della remunerabilità separata ivi è il fatto che si tratta di prestazioni di alto valore professionale, tant'è che se il dipendente si rifiutasse di svolgerle, l'amministrazione dovrebbe comunque rivolgersi all'esterno, a un professionista esterno, e procedere all'esborso. Sicché originariamente l'ordinamento affidava alla contrattazione integrativa la determinazione del quantum e delle fattispecie in cui era possibile accedere alla premialità per le attività tecniche incentivabili.
Tale disciplina è divenuta invece nel tempo sempre più rigorosa, dato che non stupisce perché si è assistito nel tempo a un'esplosione delle attività progettuali, specie negli enti locali, dove i piani triennali delle opere pubbliche sono stati riempiti di progetti insostenibili dal punto di vista economico-finanziario, quello che è balzato alla cronaca come il piano triennale come il libro dei sogni, per l'appunto. Ora, nella formulazione affidata al codice degli appalti previgente, l'articolo 113 prevedeva che le attività tecniche incentivabili potessero essere erogate solo previa introduzione di un apposito regolamento, stanziamento in bilancio e poi indizione di procedura di gara, e fissava tassativamente le ipotesi in cui era possibile concedere la premialità. Il nuovo codice, in linea diciamo con gli obiettivi generali di riforma della disciplina degli appalti di gara, funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, ha snellito gli oneri procedurali, ma quel che è più importante a mio avviso è che ha ampliato il novero delle attività tecniche incentivabili e le fattispecie in cui è possibile concedere la premialità, con un elenco che è suscettibile di essere ampliato ulteriormente, perché l'allegato 10 che le contempla è abrogato a partire dall'adozione di un apposito regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che lo sostituisce integralmente, talché ritengo che bisognerebbe valorizzare quell'indirizzo proprio della Corte dei Conti che, nel marcare il confine tra onnicomprensività e remunerabilità separata, ha posto l'accento sulla complessità tecnica dell'incarico. In generale poi ritengo che il principio di onnicomprensività sia minacciato nella sua funzione dalla fidelizzazione della dirigenza al potere politico e dalla precarietà dell'incarico dirigenziale, in particolare a partire dalla manovra Tremonti, ovvero sia da quando appunto la valutazione dell'incarico non è più condizione necessaria e sufficiente per la sua preservazione nel caso in cui questa sia positiva. Ora, sul punto ha avuto modo di intervenire il Consiglio di Stato in un noto parere del 2005, evidenziando come appunto l'onnicomprensività, salvo il caso degli incarichi delle attività connesse all'incarico istituzionale, fosse il frutto di una libera scelta del dirigente, il quale potrebbe rifiutare appunto di svolgere l'incarico ulteriore, né questo potrebbe incidere sulla valutazione ove si consideri che la devoluzione di ampi poteri gestionali alla dirigenza implica anche la sua autonomia nella regolazione dei tempi di lavoro e di conseguenza nella scelta di svolgere un'attività piuttosto che un'altra. Appunto rilevo che questo argomento, che è valido sul piano formale, deve tenere in considerazione il fatto che il dirigente non è più tutelato dalla valutazione della performance nella misura in cui può comunque essere rimosso nel caso in cui quest'ultima sia negativa, sicché non è da escludere che un dirigente possa accettare un incarico ulteriore a prescindere dalla sua capacità di organizzarlo rispetto allo svolgimento dell'incarico istituzionale, al solo scopo di mantenere il rapporto col titolare del potere di nomina, ottenere ulteriori sviluppi di carriera. Peraltro le parti sociali, nel tentativo di limitare appunto l'ingerenza della politica nei confronti dell'attività dirigenziale, hanno introdotto un altro elemento di svalutazione del sistema, ovvero le clausole di salvaguardia economica, il cui scopo è tutelare il dirigente dal cui incarico egli sia rimosso in assenza di una valutazione negativa. Non è merito dell'evoluzione di tali clausole, salvo evidenziare appunto come queste siano tuttora di dubbia legittimità nonostante l'avallo della Corte dei Conti, poiché si pongono il limite tra la materia degli incarichi dirigenziali e quelli del trattamento economico, e poi palesemente alterate il sinallagma esistente tra il trattamento economico e l'incarico svolto. Per concludere, ritengo che la prassi amministrativa, la giurisprudenza e la prassi negoziale brevemente descritte siano indicative del fatto
che la disciplina sul trattamento economico sia stata comunque piegata al perseguimento di un obiettivo che è divergente da quello enunciato dall'ordinamento, e cioè diciamo, l'utilizzo della leva economica per rimediare alla mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione o compensarne appunto la mancata attuazione. Inoltre, tale giurisprudenza è indicativa di un altro aspetto, cioè la carenza di personale qualificato all'interno dei ruoli delle amministrazioni, poiché se è necessario distrarre un dirigente dal suo incarico istituzionale, è evidente che questo avrà riflessi sull'organizzazione dei tempi di lavoro e dunque sul buon andamento. Grazie per l'attenzione. Grazie. Questo è un tema molto delicato, grazie. Adesso affrontiamo gli ultimi due interventi che si occupano di un'altra macro tematica di cui abbiamo già sentito prima l'anticipazione, la relazione della professoressa Ciucciovino, e riguarda proprio il gender gap e pubblica amministrazione. Allora chiedo innanzitutto alla dottoressa Pia De Petris di venire qui, dottoressa di ricerca all'Università del Sannio e assegnista di ricerca all'Università di Milano. Il tema è la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e il gender pay gap fra opportunità, rischi e sfide. Prego. Grazie. Grazie professoressa Filì, e consentitemi un breve ma doveroso ringraziamento alla professoressa Anna Zilli, al professore Boscati e a tutto il comitato scientifico organizzativo per avermi concesso la privilegiata occasione di essere qui oggi. La mia ricerca è dedicata all'analisi del rapporto tra digitalizzazione della pubblica amministrazione e lotta al gender gap, inteso quale articolato fenomeno multidimensionale che a varie longitudini involge tristemente anche il pubblico impiego, con dati sicuramente meno gravi del lavoro privato, ma non meno preoccupanti, data la radicata marginalizzazione delle donne nell'accesso ai ruoli di vertice della pubblica amministrazione. Rispetto a ciò, penso che sia necessario, per non dire doveroso, analizzare sotto la lente della parità di genere i rischi e le potenzialità del processo di transizione digitale, che è stato ribattezzato come nuovo volano dell'efficientamento della pubblica amministrazione, sia all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia all'interno del Patto per l'Innovazione, nell'ennesima stagione di riforme che involge la pubblica amministrazione. In particolare, la mia analisi si è concentrata su due fronti della digitalizzazione. Il primo è la diffusione di modalità organizzative più flessibili, quindi lavoro agile, lavoro da remoto e co-working, e il secondo è l'impiego di tecnologie algoritmiche nel reclutamento e gestione delle risorse umane nel pubblico impiego. Sul primo fronte è indubbio che la disponibilità di tecnologie digitali consenta una moltiplicazione delle opportunità di accesso alla flessibilità organizzativa, che può costituire uno strumento di lotta all'emarginazione occupazionale delle donne, culturalmente più interessate alla conciliazione perché più oberate banalmente dei carichi di cura, assistenza e lavoro domestico. In effetti, il binomio flessibilità-parità da tempo è valorizzato all'interno del diritto del lavoro pubblico. Basti pensare al disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Eppure l'attuazione concreta della flessibilità nel pubblico impiego non ha mai trovato grandi fortune. Anzi, l'enorme potenziale del telelavoro in quanto innovativa prassi organizzativa è rimasto completamente inespresso, vuoi per la scarsa applicazione dell'istituto, vuoi per la declinazione rigida e iperregolamentata che ne è stata data, incapace di offrire poi una reale innovatività sui modelli di organizzazione del pubblico impiego e dunque di valutazione delle performance. Come pure era risultata fallimentare la sperimentazione del lavoro agile inaugurata con la direttiva Madia e all'indomani della legge numero 81 del 2017, almeno fino all'avvento della pandemia, perché come sappiamo tutti è stata proprio la tragedia pandemica a costringere le diverse pubbliche amministrazioni ad una attuazione forzosa del lavoro digitale a distanza, perché in quel momento è essenziale a perseguire finalità di stretta contingenza pandemica e dunque finalità altre rispetto a quelle che la legge riconosce al lavoro agile, che sono notoriamente il work-life balance e l'aumento della produttività.
Tuttavia quella sperimentazione, anche se non possiamo definirla di lavoro agile come è stato unanimemente sottolineato in dottrina, ecco, quella sperimentazione è stata fondamentale per almeno 2 ordini di ragioni. La prima è che ha consentito una impensabile accelerazione del processo di transizione digitale e soprattutto ha consentito una istituzionalizzazione del lavoro agile nel pubblico impiego, oggi stabilmente inserito all'interno dei processi di pianificazione e organizzazione, basti pensare ai POLA oggi confluiti nei PIAO, sebbene non manchino delle irrazionalità. Penso ad esempio alla regola della prevalenza del lavoro in presenza sempre e comunque, che mi sembra incompatibile con la personalizzazione che dovrebbe essere propria del patto individuale di lavoro agile. La seconda ragione per cui quella sperimentazione è stata fondamentale ha proprio a che fare con i ragionamenti di parità di genere, perché ha consentito di dimostrare plasticamente che il lavoro da remoto non è di per sé un porto sicuro per l'inclusione lavorativa, anzi, senza un'adeguata garanzia di disconnessione, senza una più equa ripartizione dei carichi di famiglia, quella astratta correlazione positiva tra lavoro agile, in generale lavoro a distanza, aumento della produttività e miglioramento della conciliazione dei tempi vita-lavoro, in realtà si assottiglia fino ad invertirsi e appunto i tempi di vita-lavoro, anziché conciliarsi, si fondono e confondono, col rischio di determinare un confinamento delle donne nella dimensione domiciliare e familiare, addirittura sovraccaricandole di lavoro. Rispetto a questo rischio, dunque, è fondamentale ripensare e ridefinire la disciplina del lavoro a distanza in un'ottica di parità di genere. Sicuramente nella stagione post-pandemica ci sono state diverse implementazioni. Penso ad esempio, soprattutto da parte della contrattazione di comparto, penso ad esempio alla regolamentazione della disconnessione, che la contrattazione collettiva finalmente definisce un diritto, a differenza della legge numero 81 del 2017, e ne assicura l'effettività tramite la suddivisione della prestazione di lavoro agile in fasce temporali, per cui fuori dalla fascia di contattabilità i lavoratori e le lavoratrici possono esercitare la disconnessione sottraendosi alle comunicazioni con i colleghi e il dirigente, in generale non collegandosi alla propria scrivania virtuale. Tuttavia, anche qui l'effettività della disconnessione richiede un monitoraggio dei tempi di lavoro che manca nel lavoro agile e soprattutto richiede una programmazione certa, misurabile e sostenibile degli obiettivi e dei carichi di lavoro, che è rimessa al datore di lavoro pubblico non sempre illuminato. In generale, restano diversi fronti della regolamentazione su cui occorrerebbe intervenire. In particolare è auspicabile la rivisitazione di una serie di istituti che sono tarati sull'organizzazione del lavoro in presenza. Penso ad esempio alla disciplina dei permessi, la disciplina dello straordinario, la misurazione e valutazione delle performance e in generale la disciplina sulla sicurezza. In particolare sul fronte retributivo credo sia opportuno il riconoscimento di maggiorazioni economiche allorquando il lavoratore e la lavoratrice superino gli obiettivi di lavoro giornaliero o comunque assicurino una piena efficienza nel raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo. Il riconoscimento di questi trattamenti accessori correlati alle performance è non solo pienamente compatibile con il superamento della presenza oraria come criterio di verifica dell'adempimento e come criterio di retribuzione, che è propria del lavoro agile, ma è a mio avviso necessaria per evitare che il maggior ricorso da parte delle donne al lavoro agile, che ci dimostrano i dati, possa tradursi in nuove forme di gender pay gap, vista la mancata erogazione del buono pasto, ma soprattutto dello straordinario. In definitiva, con un'adeguata regolamentazione, il lavoro agile e le altre forme di lavoro da remoto possono contribuire a disinnescare alcuni fattori tipici del divario di genere, non solo perché implementano la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, ma soprattutto a mio avviso perché introducono nuovi criteri di valutazione della performance e dunque anche nuovi criteri retributivi che sono più inclusivi, perché scevri dal numero di ore lavorate o dal numero di giorni di lavoro in presenza che notoriamente penalizzano le donne. Venendo invece al secondo fronte della digitalizzazione che si è scelto di analizzare, e dunque all'applicazione di tecnologie automatizzate nella gestione della forza del lavoro anche nel pubblico impiego, anche qui gli effetti positivi a favore della gender equality sono diversi.
Anzitutto, è chiaro che l'automazione può determinare una maggiore trasparenza e accountability delle pratiche amministrative, può portare a dei criteri di accesso all'avanzamento professionale più imparziali, ad una migliore misurazione della performance individuale, oltre che anche a una migliore implementazione e controllo delle pratiche di parità già esistenti e infine può condurre anche ad un rilancio di quell'approccio organizzativo gestionale che giustamente la professoressa Succiovino auspicava nella sua relazione. Affinché però queste potenzialità del digitale possano dispiegarsi nel pubblico impiego, è necessario che si assicuri fin dalla costruzione dell'algoritmo che l'amministrazione sceglie di utilizzare i principi di trasparenza, non esclusività algoritmica e soprattutto di non discriminazione. È infatti noto l'avvento di discriminazioni algoritmiche o digitali che dir si voglia anche nell'impiego pubblico. Un caso eclatante è quello dell'algoritmo GPS utilizzato dal MIUR per la gestione della mobilità del personale docente. Ci sono diverse sentenze dell'anno scorso della giurisprudenza di merito che segnalano che quell'algoritmo era stato costruito per penalizzare quei docenti che, pur collocandosi in una posizione superiore in graduatoria, non erano stati in grado di offrire la propria disponibilità rispetto a tutte le sedi resesi disponibili, perché l'algoritmo era costruito in modo tale da escludere il candidato o la candidata che non offriva la disponibilità per tutte le sedi. È chiaro che dinanzi a un sistema informatico così cieco si rischiano di avere effetti potenzialmente discriminatori proprio nei confronti di quei candidati che per condizioni personali o per carichi di famiglia non sono in grado di offrire una così ampia disponibilità nella scelta delle sedi. E con lesione in questo caso non solo del principio paritario ma anche del principio meritocratico. Rispetto a ciò sicuramente è stato fondamentale la previsione di un innovativo diritto alla trasparenza algoritmica che come sappiamo è stato codificato all'interno dell'articolo 1 bis del decreto legislativo 152 del 1997, così come innovato dai decreti trasparenza e lavoro, che ha riconosciuto un obbligo di disclosure algoritmica anche nei confronti di datori di lavoro e committenti pubblici in caso di utilizzo di sistemi integralmente automatizzati. Come pure mi sembra favorevole la presentazione recentissima di un disegno di legge sull'intelligenza artificiale che all'articolo 13 disciplina proprio l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, introducendo delle regole che mi sembrano orbitare intorno a 3 principi che sono quelle della piena trasparenza del funzionamento algoritmico, della conoscibilità della decisione e in generale della responsabilità umana. Tuttavia, leggendo quella norma mi sembra che il referente ultimo sia più il privato cittadino che i lavoratori e le lavoratrici pubbliche sottoposti a quei sistemi, per cui è auspicabile una traduzione di questi principi in chiave lavoristica. In definitiva, e chiudo, entrambe le frontiere della transizione digitale che sono state prese in considerazione confermano un rapporto di profonda sinergia tra la gender equality e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il successo però di questa sinergia è rimesso al concreto utilizzo che ne verrà fatto dalle pubbliche amministrazioni che a mio avviso sono chiamate a rinnovare necessariamente le proprie leve organizzative per poter cogliere le opportunità del digitale, nella consapevolezza che l'efficientamento della pubblica amministrazione, o meglio delle pubbliche amministrazioni, non possa prescindere da una migliore valorizzazione del capitale umano, specie sul fronte retributivo, e in generale da una piena applicazione del principio di parità. Grazie. Grazie, un tema molto rilevante e la rivista Equal, prima vedevamo in grande l'immagine, ha dedicato ampio spazio proprio sul primo numero a queste tematiche. Dulcis in fondo abbiamo la dottoressa Maria Grazia Lamannis, assegnista di ricerca all'Università di Catanzaro, si inserisce sempre in questo filone sul gender gap e pubblica amministrazione, con un paper che riguarda il differenziale retributivo di genere nella pubblica amministrazione e la direttiva sulla trasparenza retributiva. Quali prospettive? Prego. Grazie professoressa per la parola, grazie a tutto il comitato scientifico e agli organizzatori per l'opportunità preziosa e sicuramente stimolante di essere qui
oggi. Grazie soprattutto a chi mi ha preceduto, perché anticipando molti dati empirici mi consente di tagliare un po' e non abusare della vostra pazienza, visto che sono l'ultima. Allora, come anticipato però dalla professoressa, oggi nel mio intervento e poi un po' più ampiamente nel testo scritto vorrei interrogarmi sull'impatto che la direttiva sulla trasparenza retributiva ha sul differenziale retributivo di genere nel pubblico impiego, adoperando una lente molto specifica che ci deriva proprio dal diritto antidiscriminatorio e in particolare adottando appunto la lente del giudizio di comparazione, che è elemento essenziale della fattispecie di discriminazione. Accennerò quindi in minima parte alle evidenze empiriche che ci ha già fornito la professoressa Ciucciovino e anche al quadro giuridico di riferimento al quale mi richiamo soltanto per due brevi sottolineature. Per un verso, al fine di sottolineare quella difficoltà di misurazione del gender pay gap che da diverso tempo induce gli studiosi, anche economisti, a interrogarsi sull'opportunità di individuazione di un indice diverso che sia in grado effettivamente di misurare l'esistenza di un differenziale retributivo a parità di unità economica e di posizione lavorativa. Questione tanto problematica che già indici diversi come il Gender Overall Earnings Gap sono stati a loro volta tacciati di inadeguatezza e tanto da spingere le linee guida della pubblica amministrazione sulla parità di genere a individuare in uno dei peggiori nodi critici proprio l'assenza di dati validamente scientificati e comparabili in tema di differenziale retributivo di genere. Sul piano veramente empirico non è un caso che a seconda della fonte dei dati che si venga a consultare, l'approccio nella rilevazione, il metodo dell'analisi, la lettura delle cause del fenomeno e di conseguenza l'individuazione delle possibili soluzioni siano radicalmente diversi. Da una lettura dei dati dell'Osservatorio dei lavoratori pubblici dell'INPS e del MEF, per esempio, tanto la percentuale di gender pay gap quanto la lettura del fenomeno risultano diametralmente diverse e quindi rendono difficile per lo studioso e per l'interprete interrogarsi sull'individuazione di strumenti anche nuovi che possano contribuire alla risoluzione del fenomeno. Quanto al quadro normativo, è già stato detto che l'elemento caratterizzante del pubblico impiego è proprio quella visione integrata della parità, che procede di pari passo anche nel grado di legificazione e giuridificazione con il benessere organizzativo e il buon andamento della pubblica amministrazione. Su questo mi limito a dire che la stessa disciplina del Comitato Unico di Garanzia testimonia bene questa interrelazione e questa integrazione anche dal punto di vista degli adempimenti pratici del Comitato Unico di Garanzia, il quale fin dal 2011 infatti è tenuto alla redazione di una relazione sulle condizioni del personale, il cui obiettivo è proprio quello di verificare l'attuazione e l'implementazione dei principi di parità, di benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza nei luoghi di lavoro. Questa relazione ha una componente essenziale proprio nei dati che le stesse pubbliche amministrazioni annualmente sono tenuti a fornire, dati che devono essere aggregati per genere e che riguardano una serie di aspetti, tra cui per l'appunto il trattamento economico e la permanenza nelle varie posizioni professionali, un dato che dovrebbe permettere di accentuare meglio l'incidenza di quei fenomeni del tetto di cristallo e del pavimento appiccicoso di cui appunto si è parlato in precedenza. Tuttavia, ad una prima lettura mi sembra che la direttiva sulla trasparenza retributiva, che proprio impone degli obblighi informativi anche per i datori pubblici, possa avere da questo specifico punto di vista un impatto limitato sulla pubblica amministrazione, che già procede a questa raccolta di informazioni e di dati e che probabilmente dovrebbe essere tenuta soltanto, tra virgolette, a una diversa riorganizzazione e presentazione dei dati in questione. Venendo un
un po' più nel dettaglio della direttiva numero 970 del 2023, mi preme sottolineare che la direttiva si propone l'ambizioso obiettivo di concretizzare principi già sanciti nell'ordinamento interno e sovranazionale e dunque di colmare appunto quella distanza tra le regole giuridiche e la realtà che in maniera esemplificativa emerge dalla questione del divario retributivo di genere nel pubblico impiego. E questo obiettivo è perseguito tramite due strumenti principali: la trasparenza, su cui non posso soffermarmi per ragioni di tempo, ma anche perché molto più autorevolmente di me se ne sono già occupati autorevoli studiosi, e appunto la definizione della nozione di lavoro di pari valore. Ed è qui il tema interessante secondo me da un punto di vista di diritto antidiscriminatorio, perché definire il lavoro di pari valore significa definire l'ambito del giudizio di comparazione e quindi incidere in maniera significativa sulla possibilità dell'accertamento di una discriminazione in termini generali, ma in questo caso appunto retributiva. La direttiva a riguardo agevola l'attività dell'interprete, o almeno si propone questo obiettivo, nella misura in cui chiarisce la modalità di individuazione del termine di paragone e individua degli strumenti per la misurazione del valore del lavoro. Quanto al primo aspetto, l'articolo 19 correla l'estensione della comparazione alla fonte unica delle condizioni retributive, ossia alla fonte che stabilisce gli elementi di retribuzione pertinenti per il confronto tra lavoratori, che nel nostro ordinamento, anche con riferimento al pubblico impiego, possiamo e dobbiamo agevolmente individuare nella contrattazione collettiva, anche se una precisazione probabilmente è utile, che intendere la fonte unica della retribuzione come riferita alla contrattazione collettiva, diversamente da quanto avviene in alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, significa ammettere la possibilità della comparazione tra lavoratori anche quando questi dipendono da datori di lavoro diversi, purché il loro trattamento retributivo sia appunto disciplinato dalla stessa fonte. Se questa definizione dell'ambito di comparazione allora è intesa nel senso di autorizzare una verifica su entrambi i livelli di contrattazione, è possibile che si riesca meglio a intercettare e ridurre quel residuo del differenziale retributivo che, ad avviso di tanti studiosi, si annida non nella retribuzione base, ma proprio nella parte variabile della retribuzione e nei sistemi sulla base dei quali essa è calcolata e conferita. Nel pubblico impiego non è una questione di poco conto, perché stando agli ultimi dati resi noti dall'ARAN per il 2021, l'incidenza della retribuzione variabile oscilla tra il 12% nel comparto istruzione e ricerca, il 32% nel comparto funzioni locali, con un picco massimo però del 35% per il personale in regime di diritto pubblico. L'articolo 19 poi, in linea con un'acquisizione consolidata del diritto antidiscriminatorio, precisa che la comparazione può essere anche diacronica e ipotetica, circostanza che qualcuno aveva messo in discussione in dottrina con riferimento alla discriminazione retributiva, immaginando che in questo caso dovesse adottarsi, delinearsi un giudizio di comparazione ad hoc che escludesse la comparazione ipotetica e necessitasse quindi dell'effettiva erogazione di un emolumento, di una retribuzione da prendere in considerazione, ma oggi diciamo un'interpretazione di questo tipo non sarebbe assolutamente possibile, data questa precisazione normativa dell'articolo 19, e che dirimente nella misura in cui consente di migliorare il giudizio di comparazione proprio in quei settori a forte concentrazione di lavoro femminile presenti anche all'interno della pubblica amministrazione. Chiarito quindi il contesto del giudizio di comparazione, la fonte unica e la modalità della comparazione diacronica, sincronica e ipotetica, resta da individuare il lavoratore in situazione analoga, ossia quel lavoratore che svolga un lavoro di pari valore rispetto alla lavoratrice discriminata. Qui l'articolo 4 della direttiva numero 970 correttamente mette in evidenza, a mio avviso, il collegamento tra la discriminazione retributiva e
della struttura dell'organizzazione e quindi dei sistemi di inquadramento e di classificazione del personale da cui discende il sistema retributivo adottato. Per l'individuazione concreta del lavoratore assunto a termine di comparazione, la direttiva prevede l'introduzione di sistemi di valutazione e classificazione delle competenze che sono da concordare con i rappresentanti sindacali, e già questo meriterebbe un approfondimento che ora non è possibile, la cui introduzione deve essere agevolata dagli Stati membri in consultazione con gli organismi di parità e soprattutto che siano neutri dal punto di vista del genere. Ora, proprio l'introduzione di questi sistemi evaluation chiaramente dovrebbe consentire di individuare il differenziale effettivamente esistente a parità di unità economiche e appunto di posizione lavorativa. Questi sistemi di job evaluation in realtà sono già stati oggetto di un ampio dibattito dottrinale che nel nostro ordinamento si era esaurito già negli anni 60, salvo poi essere ripreso proprio di recente sull'onda delle sollecitazioni dell'Unione Europea quale antidoto al gender pay gap. Gli attuali sistemi di inquadramento, è noto, più o meno indirettamente tutti discendono dalla job evaluation. Per questo motivo le disposizioni della direttiva, anche con riferimento al pubblico impiego, sollecitano tanti spunti di riflessione che purtroppo non posso approfondire. Mi limito a dire in conclusione che forse è opportuno chiedersi se i sistemi la cui introduzione è richiesta dalla direttiva debbano in maniera limitata necessariamente intendersi come sistemi caratterizzati dall'espressione di un punteggio numerico, o se sia già sufficiente e adeguato quel grado di specificazione e di dettaglio qualitativo che l'attuale sistema di inquadramento nel pubblico impiego già presenta, per esempio nel caso del comparto funzioni centrali con la sua articolazione per famiglie professionali. Tuttavia, un dato secondo me da non trascurarsi nel lavoro pubblico è che la valutazione comparativa dell'interprete sul valore del lavoro trova comunque un argine in quel consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione sull'equivalenza in senso formale delle mansioni. Quindi a mio avviso si pone un problema, diciamo, di compatibilità o comunque di applicazione tra questo orientamento consolidato e la nuova nozione giuridica di lavoro di uguale valore, a meno che, come prefigurato in dottrina, il valore classificatorio della famiglia professionale non induca il giudice, e qui cito testualmente, ad un diverso e più compreso apprezzamento della professionalità concretamente espressa dal lavoratore rispetto alla famiglia o al profilo di inquadramento assegnato, così recuperando il valore concreto del facere del lavoratore nel più puntuale sistema di inquadramento fornito dalla contrattazione collettiva. Ora, se l'operare congiunto dei nuovi sistemi di inquadramento e del giudizio di comparazione delineato dalla direttiva sulla trasparenza retributiva arriverà a scalfire addirittura questo orientamento, è tutto da verificare in sede di contenzioso, sempre che se ne produca, anche grazie alla nuova disponibilità di informazione e di strumenti di tutela messa a disposizione proprio dalla direttiva. Grazie molte per l'attenzione. Grazie. Molto bene, devo complimentarmi con tutti e 8 gli interventori e le interventrici perché sono state efficaci, devo dire molto brave nell'esporre in maniera anche fruibile concetti densi che poi andranno a delineare meglio nello scritto e poi tendenzialmente tutti nei tempi, quindi qualcuno in anticipo, qualcuno ha sgarrato i 2 minuti, ma siete state bravissime e devo dire che questo fa ben sperare anche per il futuro, i futuri convegni, visto che si è capito che gli interventi devono essere concisi per poter poi far sì che il messaggio arrivi a destinazione in maniera efficace. Detto questo, adesso cedo la parola alla professoressa Zilli e al professor Boscati per la chiusura di questa kermesse. Grazie Valeria, grazie professoressa Filì. Come sempre arriviamo alle conclusioni delle conclusioni. Prof. Io. Allora, abbiamo lavorato molto per un anno in più e abbiamo anche delle buone novità. Abbiamo i volumi del... Innanzitutto questa call molto bene, cioè grande... La call è stata bellissima. Spettacolare.
È giusto dirlo. È giusto perché la qualità dei lavori, la precisione dell'esposizione è stato davvero efficace, efficiente e grazie all'AIDLAS anche economico. Allora, mi prendo un attimo per consegnare alla dottoressa Pecile, per tutti i corsisti, il simbolo dell'anno scorso. Abbiamo i volumi di clip dell'anno scorso che abbiamo presentato in occasione dei seminari di Bertinoro e li consegniamo a fine lavori. Poi abbiamo il clip dell'anno prossimo da lanciare e salutiamo anche il professor Garilli, il professor Aroni, che sono ancora presenti e non si sono ancora, cioè encomiabili entrambi, encomiabili. voi non li vedete ma noi li vediamo e non si sono disconnessi mai. Encomiabili. Quindi grazie di nuovo anche agli ospiti di oggi, grazie a chi è intervenuto e con tutte le difficoltà della giornata. Abbiamo un clip nuovo da lanciare con qualche piccolo cambiamento perché abbiamo sempre aggiustato. Andiamo, Guarda lei, sì. guardo le cose aggiustate. Un cambiamento è che andiamo ad un giorno prima. Clip passa al martedì. Viene anticipato. Quindi passa al martedì perché il mercoledì era diventato molto affollato e quindi passiamo al martedì. Perché il mercoledì ci sono cose di dipartimento, collegi interdepartamentali, questo è il dato. Quindi dobbiamo presidiare. E il venerdì non è igienico, questo è un po' il motivo. Cioè E lunedì non si siamo registrati per una certo. Aggiungiamo un ateneo. Quindi andiamo un giorno indietro, un ateneo avanti, accogliamo l'Università di Pisa, che con il professor Galardi entra nel gruppo. Quindi questo comitato scientifico si allarga di un altro passo ed è un'altra bella novità. Il tema lo lascio al prof. Lo lascio? Lasciamocelo. Allora, il tema del prossimo anno sarà sulle tipologie contrattuali flessibili. Diciamo anche i temi, direi. L'idea è di fare una prima parte riferita alle varie tipologie in linea trasversale e una seconda parte riferita invece ai singoli comparti in realtà con specificazioni dei comparti, per esempio scuola, istruzione, università e ricerca sono tre mondi diversi, con tre parole diverse. E quindi insomma questo è un po'. Sanità? Beh, la sanità è il mondo suo, ministeri non tantissimi problemi, faremo una parte anche relativa alle collaborazioni ovviamente, tutta la tematica abbiamo visione diversa sul fatto che si possono fare o meno nel pubblico, insomma si possono fare con certi limiti, ma non siamo tutti d'accordo in questa prospettiva. Attenzione ai contratti informativi, perché secondo me è una grande sfida, CFR apprendistato, la vera sfida, part-time grande classico, somministrazione abbastanza classico, al termine non ne parliamo, e appalti. Appalti, io faccio fatica di girare nel pubblico, però voglio dire, ci sono. Il tema invece stabilizzazioni lo tratteremo, credo, nella plenaria finale, insieme al tema risarcitorio delle tutele, perché insomma è un temore, anche perché il problema di fondo è che abbiamo 10 incontri e 10 incontri non fa stare dentro tutto. Perché l'idea iniziale era quella di introdurre tutta una flessibilità, ma quindi orario, cioè, ci stiamo e quindi insomma, abbiamo questa scelta. E quindi abbiamo già poi il clip successivo. Sì, esatto. E ovviamente verrà ripetuta anche il prossimo anno la call, come quest'anno per i giovani, nel senso che è andata molto bene. Basta. Bene. Poi ecco, chi partecipa, attenzione perché la Zilli fra 2 minuti vi chiede i contributi scritti. Quindi, diciamo che le mail sono già programmate con la partenza di lunedì, quindi avete un weekend libero. I volumi li vedremo cartacei come sempre per i seminari di Bertinoro prenatalizi. Nel frattempo dobbiamo lavorare molto perché quest'anno i volumi non sono 2 ma sono 3 grazie a questi eccellenti contributi. E il loro sarà direttamente open access. Da subito, senza passarla al via. Bene, un ringraziamento al supporto di tutta la squadra udinese per la giornata e la squadra udinese anche che ci dà una mano per la cena, quindi
relatori, intervenuti, amici, non muovetevi da qui perché da qui ci dobbiamo spostare. Grazie alla professoressa Filì che ha presidiato nonostante l'influenza. Adesso impariamo che è l'influenza, adesso. Grazie di nuovo alla professoressa Brollo, generosa sponsor di questa giornata. A tutte e a tutti, ci vediamo online di nuovo a ottobre e nel frattempo scriviamo. Grazie, buonasera, grazie professor Garilli, grazie professor Salomone. Presidente, guarda. Saluti, grazie, complimenti.